Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. E come vedete la chiesa non è proprio in condizioni così brillanti, ecco, fra l'altro ci sono anche degli scavi archeologici, però c'è un grande altare che era ritenuto anche veramente molto bello, ed è molto bello di Gerolamo Campagna, e ecco qui ancora all'interno della chiesa, e finalmente ecco il chiostro del convento domenicano che viene costruito a partire dal 1840. Intanto un domenicano, il padre Acerbi, Antonio Maria Acerbi, è cappellano curato della Casa d'Industria, stabilimento dei poveri. Dopodiché possiamo vedere, oltre ad un'altra immagine del chiostro, che come vedete è proprio accanto alla alta chiesa di San Lorenzo, e che adesso è occupato da istituzioni comunali, c'è una biblioteca di quartiere, c'è mi pare un centro anziani. Ecco che possiamo vedere dei documenti che io ho consultato, vi faccio vedere solo una foto, ecco, per cercare di capire che cosa è successo. Vi faccio vedere solo alcune immagini. Ecco, questa è una pagina del cosiddetto Liber Consiliorum, che è un documento manoscritto, conservato in archivio, che presenta dall'inizio della nuova comunità, dal 1843 fino a quando non viene a estinguersi, tutte le vicende della comunità, almeno gli atti principali, soprattutto il consiglio della comunità dei frati, quindi sostanzialmente dei verbali della vita comunitaria. Colgo l'occasione per dire, ecco, perché poi ne parleremo, la struttura di governo dell'ordine domenicano è peculiare, ha delle caratteristiche che non si trovano negli altri ordini religiosi, alcuni punti sì sono in comune, altri sono differenti. I 3 livelli, quindi il singolo convento, la provincia, quindi un insieme di conventi e di frati su un certo territorio, e poi il livello generale, tutto l'ordine. A ciascuno dei 3 livelli, qual è l'autorità più importante? È un uomo? È un superiore? No. È l'ordine domenicano per volontà di San Domenico, fondatore all'inizio del 200 e dei primi frati. La massima autorità è sempre il capitolo, l'organo assembleare comunitario. Certo, viene eletto da questo capitolo, viene eletto un priore conventuale, il capitolo provinciale elegge un priore provinciale, il capitolo generale con rappresentanti provenienti da tutto il mondo elegge un maestro dell'ordine, di tutto l'ordine. Maestro, in passato nell'Ottocento si diceva maestro generale, ora si dice, secondo la dizione antica di Magister Ordinis, si dice maestro di tutto l'ordine. Ma l'autorità principale è sempre quella del capitolo quando è riunito. Questo è molto diverso dagli altri ordini religiosi. Allora ecco, è importante anche tenere una traccia scritta di tutto quello che avviene negli organi assembleari che sono i capitoli o i consigli, organi più ristretti, perciò Liber Consiliorum. Ecco allora che troviamo le prime fasi della nuova comunità, che certamente è composta da pochi frati. Ci sono alcuni superstiti, vecchi ormai, abbastanza anziani, che erano ancora quelli di prima, fino al 1810, che stavano alle zacche. Ecco, c'è la volontà di ripristinare questa comunità di osservanza domenicana, che si distingueva da altre, un po' più rilassate, almeno secondo una certa interpretazione. E allora, ecco, si trova qui per esempio il verbale dell'edizione del primo priore, che è proprio questo padre Acerbi che già vi ho segnalato. In 3 anni si costruisce questo nuovo convento, non è enorme, ma certamente ha una sistemazione dignitosa. E il 1° ottobre 1843 il cardinale Jacopo Monico, patriarca di Venezia, nella chiesa di San Lorenzo pronuncia un solennissimo discorso
di cui qui vedete un frontespizio, ecco perché venne pubblicato quasi subito, discorso di Sua Eminenza il Signor Cardinale Patriarca di Venezia, letto nella chiesa di San Lorenzo Martire, proprio per segnare con solennità l'inizio della nuova comunità dei Domenicani a San Lorenzo. Monico è un uomo di grande cultura, ha un linguaggio anche piacevole, almeno secondo le orecchie dell'epoca ottocentesca, inizia con grazie immortali si rendano a Dio, che anche l'inclito ordine domenicano si rialza oggi fra noi dal suo lungo abbattimento e torna pomposamente a spiegare le sue nere e candide spoglie al cospetto della veneta Chiesa. Abbiate pazienza, il linguaggio dell'epoca era questo, e certo era venerato Monico, quindi ovviamente sfoggiava questa sua capacità. E prima di fare tutto un discorso veramente anche erudito su San Domenico, dove difende San Domenico dall'accusa all'epoca corrente di essere stato un malvagio inquisitore, ricorda anche le difficoltà che hanno avuto i domenicani nel cominciare a vivere a Venezia. Di 3 grandiosi edifici, quelli che vi ho detto, che avevano un tempo in questa città, 2 sono già da altri usi rivolti e del terzo non rimane più orma. Dovevano anzitutto fabbricarsi un convento e l'hanno fabbricato con tanta rapidità che si avvicina al prodigio. Lo hanno fabbricato se non con quella magnificenza che a tempi migliori era familiare al Domenicano Istituto, tuttavia con tal leggenza e buon ordine che offre a chi vi abita un comodo e salubre soggiorno e forse anche più conforme allo spirito del santo loro fondatore. Quindi entusiastica accoglienza alla nuova comunità domenicana, fatta però di pochi frati. I domenicani non mancano nel pubblicare questo discorso del Cardinal Monico di lodare la protezione della casa imperiale asturgica. Questo è un punto che poi può far capire anche certe evoluzioni successive. Quindi riconoscono l'alta protezione della maestà di Ferdinando I, imperatore, nostro re, della sua giusta casa, eccetera, eccetera, per le autorità comunali, perché il terreno era del comune. Non dimentichiamo sul quale venne eretto questo nuovo convento. Inizialmente quanti sono i frati? 5, quindi non è certo una gran comunità. C'erano vari frati sparsi in giro per il Veneto, se ne contano in una statistica 22, molti dei quali ormai già cadenti, perché dal 1810 non era più entrato nessun uomo religioso nell'ordine, almeno in questa area geografica. Quindi quelli che ancora erano presenti erano certamente ormai abbastanza anziani. Molti non rientrano nella nuova comunità per diversi motivi, anche per delle difficoltà personali, anche per una difficoltà di riadattamento ad una vita conventuale che per persone che ormai da tempo vivevano o come preti diocesani, più o meno, pur essendo vincolati ancora dalla professione domenicana, che non ha mai perso la sua validità, o comunque vivendo in case private o presso i familiari, ecco, era difficile per alcuni dopo 33 anni ritornare in una vita religiosa domenicana, quindi molti rimangono fuori. Ecco, questi 5 più ben presto alcuni frati conversi, che sono i padri domenicani, poi ci sono quelli che si chiamavano i conversi, oggi detti cooperatori, cioè alcuni frati che non sono sacerdoti e che comunque cooperano e collaborano alla vita della comunità. In 40 anni di vita questa comunità non avrà mai un grande numero di frati, bisogna anche dirlo. Si parte da questi 5 padri, si arriverà ad un massimo di 7 più 4 conversi, quindi più totale 11 frati nel momento di maggiore presenza. Ma questo potrebbe anche non essere un grande problema, purché non si scenda al di sotto di una certa soglia. Questa comunità inizia certamente la sua vita. Io ho trovato numerosissime lettere, ecco, una cosa importante con la ricerca storica. Io, per saperne qualcosa, sono andato negli archivi e ho trovato numerose lettere, tutto un ricco epistolario
lettere scritte da diversi padri, soprattutto c'è un giacimento importante nell'archivio generale dell'ordine domenicano a Roma, a Santa Sabina, dove sono raccolte le lettere che i frati da Venezia inviavano al maestro dell'ordine, questo per 40 anni. Lettere, in qualche caso anche qualche memoriale, qualche informativa, però ecco, veramente ho trovato moltissime notizie. Qualche cosa poi si trova anche per altro, però ecco, e quindi per esempio lì del consigliere di cui vi parlavo e qualche altra cosa, però ecco, è stato importante la ricerca nell'archivio generale a Roma. Si cerca di incrementare poi questa piccola comunità religiosa, anche perché, questo è importante anche per inserire nel contesto più ampio questa vicenda, questo è un periodo in cui da un lato c'è la grande difficoltà del ripristino dell'ordine domenicano come gli altri ordini religiosi, dopo le soppressioni che hanno spazzato via qualsiasi forma di vita religiosa, di vita comunitaria, no? Perché con le soppressioni lo Stato proibisce l'esistenza di una comunità e si impadronisce anche dei conventi e delle chiese, in tanti casi come abbiamo visto anche distruggendoli oppure convertendoli ad altri usi civili o militari. Ma è anche il periodo in cui c'è una ripresa, e questa ripresa avviene soprattutto in Francia. Il grande domenicano dell'epoca, il più famoso probabilmente, è il padre Henri Lacordaire, grande predicatore a Notre Dame di Parigi. Era già morto quando era un prete diocesano, decide di entrare nell'ordine domenicano, è il primo domenicano in Francia dopo 40 anni, perché i domenicani erano stati eliminati dalla rivoluzione francese. Uomo di doti fuori del comune, di grande notorietà, attira subito, fin dall'inizio, dietro di sé altri giovani che chiedono di entrare nell'ordine. E però dov'è che si formano questi nuovi domenicani? Non certo in Francia, dove non c'è nulla, ma vengono in Italia. E dopo una breve esperienza di Lacordaire al convento della Quercia presso Viterbo, lui stesso, Lacordaire, con il consenso delle autorità dell'ordine, fa venire tutti i giovani francesi in Italia, ma in Piemonte, nel convento di Bosco Marengo. Bosco, presso Alessandria, il luogo natale del Papa domenicano San Pio V, quale incaricò a suo tempo il Vasari di costruire una grande chiesa, un grande convento in mezzo alla campagna. Ecco, è proprio lì che i francesi vengono a formarsi, quindi il grande sviluppo che poi ha avuto l'ordine domenicano dalla Lacordaire in avanti fino ai nostri giorni in Francia, in qualche modo ha un'origine italiana, per volontà dello stesso Lacordaire. Ecco, in questo contesto può essere interessante vedere che c'è qualche frate che dal convento del Bosco, cosiddetto, in Piemonte, dove erano anche i francesi, viene a Venezia, viene a San Lorenzo. Perché i frati di Venezia chiedono che qualcun altro venga a implementare questa piccola comunità, ed ecco che arrivano due giovani dalla provincia di San Pietro Mare, che era una provincia osservata, la provincia appunto del Piemonte e della Liguria. Sono due giovani che poi faranno parlare molto di sé nei decenni seguenti, e il padre Raimondo Amedeo Vigna, di cui vi parlavo all'inizio, grande storico domenicano. Spontaneamente vengono, lo dicono loro stessi, vengono a Venezia per desio di più stretta osservanza e per cooperare con tutto il loro cuore al mantenimento di questa fondazione, quella di Venezia. In realtà poi si accorgono che le cose sono meno felici di quanto potevano supporre. Ecco, chi studia la storia deve avere anche quel tanto di l'obiettività assoluta è un'illusione, però l'onestà ci vuole per tutti. Bisogna avere l'onestà anche di riconoscere che spesso le cose del nostro passato non sono così belle e così edificanti come si vorrebbe. Certo, lo studioso deve conoscere la verità e deve conoscere anche la storia per edificare, ma deve prendere anche atto che a volte la realtà del passato non è sempre edificante, tutt'altro. Ecco, e questo avviene anche nel convento di Venezia. Io ho trovato una serie di lettere che vengono inviate dai frati
italiani si presentano nel convento di San Lorenzo a Venezia, dove troviamo dei dati un po' sconcertanti, non che avvenissero dei crimini o chissà quali peccati, ecco, nessuno pensi a cose da film di secondo ordine, no, però certamente uno stile di vita, diciamo così, rilassato, ecco, con poco zelo apostolico, con la chiesa vuota, come dicono loro stessi. Perché vuota? Certo, ci sono state anche altre chiese vicine dove i fedeli potevano andare, ma certo questi vecchi frati non avevano forse neanche più le forze per lavorare apostolicamente, e nello stesso tempo però almeno alcuni di questi impedivano ai giovani, per esempio i due che abbiamo citato, di adoperarsi attivamente per l'apostolato. Viviamo, scrive Padre Vera, questo giovane, viviamo in un canto con una chiesa deserta e che tutto lì va in peggio desolando, perché i fedeli la vengono sempre più squallida e vuota dell'assistenza ai loro spirituali bisogni. Noi viviamo perciò affatto obbligati e avuti comunemente come cosa morta e sepolta e degnati soltanto di una sterile e per noi dolorosissima compassione. Sono parole forti. Mettiamoci dentro anche la delusione personale, tanti elementi. Questo giovane frate pensava di arrivare nel centro dell'osservanza antica e invece si trovava poi, come può capitare, in una realtà umanamente anche difettosa. Ecco, però c'è questa realtà, certo, molto si deve al fatto anche che lo stesso priore anziano non è capace di esercitare l'autorità e ci sono alcuni, come può capitare in tante situazioni umane, che se ne approfittano. Che cosa succede nel 1848-49, quando a Venezia c'è la Repubblica, la nuova Repubblica di San Marco di Daniele Manini? Io ho cercato in questi testi, non c'è quasi nessun cenno. Saranno stati forse ai margini? Gli verrebbe da pensare, vedendo anche tutti gli elogi all'autorità imperiale austriaca prima e dopo, nel 1848-49, gli viene anche da pensare che probabilmente i domenicani non fossero tanto favorevoli alle novità della Repubblica di Manina e Tommaseo, ma non ho trovato nessun cenno. Si parla soltanto dei politici sconvolgimenti, ecco, e qualche cenno agli orrori della guerra. Sembrano, almeno dalle fonti che si hanno a disposizione, restare un po' ai margini. Di risparmio descrizioni seguenti sulla vita quotidiana, che certo si trovano, no, sugli orari della comunitaria, vi dicendo, ecco, però ci sono degli aspetti anche che lasciano un po' a desiderare. Diversi frati arrivano, rimangono un po' di tempo e poi chiedono di andare via, proprio perché evidentemente il clima comunitario non è quello che ci si potrebbe aspettare. Però vi dico anche, in parte a discolpa di chi si trovava a San Lorenzo, tutto questo è anche una conseguenza dello sconvolgimento operato dalle soppressioni dei ordini religiosi. Persone che per 30 anni o 40 non sono vissute più in convento hanno difficoltà per ripristinare una vita di un certo livello qualitativo come comunità religiosa. E poi ci aggiungiamo anche l'anziana età, ecco che tutto ciò peggiora le cose. Nel frattempo, cosa succede a San Giovanni Paolo? La più antica sede domenicana, per salvare in qualche modo un contatto. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. A Valdo TV abbiamo l'uomo che in 3 secondi cambia la storia del mondo. Dopo la sigla scopriremo chi da Segusino ha conquistato l'Italia.
Bentrovati a tutti voi cari amici telespettatori in un'altra bellissima puntata di Valdo TV. Oggi scopriremo chi è il fondatore dell'IRE, l'Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma, che con il suo braccio operativo che è la SIAG viene chiamato in tutta Italia per le demolizioni controllate con esplosivi. È un geominerario esplosivista conosciuto da tutti come Mister Dinamite. Signore e signori, Danilo Coppe. Buongiorno. Grazie di essere venuto qui con noi, buongiorno e ben ritrovato soprattutto nella sua Segusino. Allora, lei è reduce da un fatto molto importante, da un'esplosione che ha fatto la storia, ossia la demolizione del ponte Morandi. Lei era in prima linea e in 6 secondi, poi come ho spiegato prima, in quei 3 secondi della fase dinamica ha cambiato la storia. Ci vuole raccontare un po' com'è stata la preparazione, come ha trovato Genova e soprattutto l'emozione di quel momento. Sì, è stata un'emozione anche per me che sono solitamente asettico a tutto e è un ruolo che mi obbligo ad essere, perché ovviamente se ti fai trascinare dalle emozioni non riesci a tenere il controllo di quelle 50 o 60 cose in contemporanea che devi considerare quando stai per attivare queste famose cariche esplosive. Genova è una città che mi è sempre stata molto amica, è forse la città d'Italia in cui ho fatto più demolizioni ed è anche il motivo per cui già a suo tempo, anche nell'immediatezza della tragedia del 14 di agosto dell'anno scorso, le autostrade mi chiamarono per un primo consulto per vedere come si poteva procedere. Dopo Autostrade è stata estromessa, è passata prima al commissario Toti e poi al commissario Bucci e bene o male alla fine siamo arrivati lo stesso ad acquisire questo incarico attraverso un raggruppamento di imprese che era un raggruppamento veramente formidabile, perché erano per lo più quelli che avevano eliminato il problema della Costa Concordia, quindi il gruppo Omini Fagioli, spalleggiati poi da Ipe Progetti di Torino e da Ireos di Genova. Quest'ultima è una società che si occupa di problemi di inquinamento ambientale e vedremo che poi avrà un ruolo chiave, visto che uno degli inconvenienti peggiori che abbiamo avuto nel corso della fase progettuale esecutiva è stato proprio questa famigerata presenza di amianto che ha anche ritardato parecchi lavori. Comunque è stato un lavoro non tanto difficile per tirare giù il ponte, perché poi le cose più sono grandi e meno fatica fai a farle cascare, ma il problema è stato tutto il contorno che c'era, a prescindere dai morti della tragedia, che ovviamente rendevano anche il lavoro particolarmente sotto l'occhio di tutti, e quindi insomma le circostanze hanno reso il lavoro complesso, complicato sotto diversi punti di vista, però sono contento che sia andato come ci aspettavamo. Prima di parlare di quante cariche dinamitarde ha utilizzato, vorrei fare un passo indietro e chiederle la preparazione, proprio lo studio, e quanti giorni, quanti mesi e soprattutto la sua squadra, da quante persone era formata? Allora, il progetto in realtà nasce nel 2003, quindi 15 anni fa. Autostrade ci interpellò perché era un ponte che costava quasi 2 milioni di euro all'anno di manutenzioni, per cui avevano cominciato a ipotizzare di fare un percorso alternativo e quindi mi chiamarono. Quindi conoscevo già la natura portante dell'edificio. Si trattava di questi grandi antennoni e poi dei pilastri a mensola che reggevano questi impalcati con l'ausilio dei famosi stralli. E quindi il fatto di togliere gli appoggi implica la caduta. Il problema era che sotto c'era una marea di infrastrutture, di cose, e ci abbiamo impiegato mesi anche solo per capire quante cose c'erano sotto al ponte. Oltre alle case, alle fabbriche, alle ferrovie e a strade nevralgiche per Genova, c'erano tutti i tipi di sottoservizi, da oleodotti, metanodotti, gasdotti, c'erano acquedotti, fognature, elettrodotti e anche la fibra, oltre le linee telefoniche, e ognuno praticamente aveva un suo spazio sottoterra da preservare, e quindi abbiamo impiegato molto per capire a cosa avremmo potuto fare danno. E poi
eravamo attaccati, cioè il viadotto Morandi si innestava in un crocevia di strade che era un elicoidale, cioè una rampa che scendeva poggiata per la verità anche su appoggi molto fragili. Poi il culmine delle nostre difficoltà è nato quando abbiamo scoperto che gli stralli nuovi sulla campata 11, che era quella che si attaccava al monte, questi stralli li avevano ancorati nella fondazione comune al viadotto dell'autostrada 7, quindi non potevamo demolire il ponte senza tagliare questi stralli prima, perché avremmo creato un dissesto di terreno che poteva compromettere l'integrità di un viadotto di un'autostrada in esercizio, quindi quella è stata un'altra grande preoccupazione. Quindi tutte queste cose abbiamo cercato dei rimedi. Una, per esempio, il fatto di tagliare gli stralli. Non avremmo potuto usare delle cariche di dinamite tradizionali, ci volevano delle cosiddette cariche cave di un esplosivo anche particolare che è il famigerato Semtex, e questo esplosivo, se l'avessi dovuto procurare io, ci avrei messo 6 mesi, e invece, avendolo nelle disponibilità i corpi speciali dell'esercito, in particolare il 9° Col Moschino, ho chiesto aiuto a loro, ci conosciamo da una vita, e quindi sono intervenuti loro per portarmi e piazzarmi loro questo esplosivo, sgravandomi di un grosso pensiero. E il resto del ponte invece abbiamo messo della dinamite tradizionale, erano pilastri enormi per cui abbiamo usato relativamente parecchia dinamite. Alla fine sono venuti 500 kg di dinamite e 30 kg di questo Semtex, più abbiamo usato circa 150 kg per fare i cosiddetti giochi d'acqua, cioè dei muri d'acqua che sollevavamo tramite cariche esplosive in piscine lunghissime che abbiamo realizzato riciclando i New Jersey, che sono quelle barriere di protezione delle autostrade. I New Jersey originali del ponte li abbiamo riciclati, quindi sotto questo punto di vista è servito a qualcosa, come dire, la massa di materiale che dovevamo rimuovere. Tutto questo è stato programmato attraverso delle sequenze complesse di detonatori elettronici che ho fatto arrivare dalla Spagna, e con questi sono riuscito a creare proprio queste sequenze in cui prima partivano gli stralli, poi si sollevavano i muri d'acqua sopra gli impalcati, e mentre il ponte cadeva perché toglievamo gli appoggi con la dinamite, abbiamo sollevato i muri d'acqua che erano appoggiati sotto il ponte, in modo che l'acqua, mentre scendeva, si raccordasse a quella che saliva in un tunnel d'acqua che ha imbrigliato tutte le polveri, perché, come ho detto, anche se di amianto ce n'erano pochi atomi, comunque questi atomi rappresentavano una grande preoccupazione, e quindi così facendo tutta la polvere è stata contenuta nell'area di cantiere. 3 secondi è la durata di questa fase dinamica, però noi, vedendolo da fuori tramite i servizi, abbiamo visto, cioè ci sembra, il risultato è quello di un'unica implosione in un unico, come se ci fosse un'unica grande carica esplosiva all'unisono, ecco. Invece non è così. No, in realtà erano quasi 4 secondi, 3 secondi e mezzo circa, dal momento in cui sono stati tagliati gli stralli. Se ci avete fatto caso, c'era un fumetto un po' più scuro degli altri che parte per prima, poi parte l'acqua sopra, poi tolgo gli appoggi in sequenza alle 2 campate, e poi dopo per ultimo partono le cariche, quindi sono tutti sequenzializzati. Certo che essendo in così pochi secondi la percezione è quasi di una cosa istantanea. La sua squadra invece da quante persone era formata? Eravamo 12 tecnici italiani più 3 che erano venuti dalla Spagna, perché essendo questi detonatori nuovi ed erano da programmare, ho chiesto il supporto a chi li aveva realizzati, quindi in totale eravamo in 15. E invece, per arrivare al suo livello di specializzazione, perché abbiamo detto lei è un leader nazionale in questo settore, quindi si è occupato anche però delle esplosioni più difficili, e sicuramente Genova ne è un caso emblematico per tutto quello che ci ha raccontato anche prima, e poi anche perché vedevamo questo ponte, proprio un pilone, andare a toccare fino ai tetti delle case addirittura, quindi anche un livello di rischio molto alto. E per arrivare a mettere tutto in sicurezza,
qual è stato, insomma, come si diviene Mister Dinamite? Ecco. Non è facile perché non esiste una scuola di specializzazione univoca. Certamente a me ha aiutato molto aver fatto già le scuole superiori ad Agordo in provincia di Belluno, il motivo per cui io sono sempre stato legato a Segusino, che ha visto i Natali mio padre e io ci ho trascorso l'infanzia, ma anche mentre studiavo ad Agordo il sabato e la domenica venivo qua, insomma, per distrarmi dagli studi. E la scuola mineraria di Agordo è stata una scuola eccezionale. Io l'avevo scelta proprio a 8-9 anni, avevo già programmato di fare le medie più alla svelta possibile per poter fare l'unica scuola in Italia che ti insegnava a usare gli esplosivi. Poi ho fatto geotecnica, che era legata all'istituto, all'Università di Padova, e poi successivamente, per completare il mio percorso di studi e di attività esplosivistica a 360 gradi, ho preso una laurea anche in scienze criminologiche e della sicurezza, perché un terzo di me usa gli esplosivi, un terzo di me insegna e un terzo di me indaga. Mi sto occupando anche recentemente di stragismo di Stato, e quindi il fatto di avere quest'altra specialità mi ha permesso un po' di allargare anche questo orizzonte. E poi non dimentichiamo lo studio pratico che ho fatto 3 anni di scuola svedese con Lennart Abersten, che sarebbe lo svedese che aveva deviato la lava dell'Etna nell'83 e che venne in Italia e fece, come dire, una sede sua, e io sono stato 3 anni con lui ad affinare un po' le tecniche. Però poi il segreto è studiare continuamente. Io continuo a studiare ancora oggi, e anche per Genova ho dovuto affrontare argomentazioni nuove, per cui è sempre un rimettersi in discussione. Infatti Danilo Coppe è anche formatore e viene chiamato come consulente per molti enti istituzionali piuttosto che reparti specialistici e reparti che usano esplosivo, tutti quelli che usano esplosivo. E un'altra cosa, lei ha nominato stragi di Stato, quindi è recente la notizia che lei ha fatto parte dei periti chiamato dalla Corte d'Assise di Bologna per la strage di Bologna, appunto. Esatto. E lì la grande novità è che grazie al suo contributo, intanto un fatto fondamentale è che in 39 anni non si era ancora capito che esplosivo era stato usato, e almeno adesso si sa qual è il tipo di esplosivo. È un fatto che può sembrare marginale, perché per uno il tritolo e la dinamite sono la stessa cosa, ma in realtà, visto che quasi tutti i processi oggi di strage vivono sulle dichiarazioni di pentiti o cosiddetti collaboratori di giustizia, se uno ti dice che è stato usato l'esplosivo A e tu hai invece riscontrato l'esplosivo B, questo collaboratore di giustizia perde di credibilità in tutte le sue dichiarazioni. Diversamente, se invece trova conferma il tipo di esplosivo con quello che viene dichiarato, insomma, prendi con un altro entusiasmo le sue dichiarazioni. Quindi questo è stato possibile grazie a un metodo che ho applicato io, di andare a cercare residui di esplosivi ovunque ci potessero essere, perché nel 2006 qualche scellerato aveva deciso che i reperti originali dovevano essere distrutti. Ovviamente qui ci può essere dare spazio a dietrologie del tipo non l'hanno fatto apposta perché volevano depistare. In realtà è stato solo il frutto di una burocrazia borbonica che abbiamo in Italia, per cui a processo finito qualcuno ha detto i reperti non servono più, anche se il processo di fatto non era finito. Quindi io sono andato a cercare nelle macerie che avevano sepolto da 39 anni in un'area militare, sono andato a farmi dare i ricordi di molti familiari delle vittime che avevano ricevuto subito indietro dei beni che avevano le povere vittime al momento dell'esplosione, e ho anche fatto esumare un cadavere, e nei capelli di questo cadavere, o questi resti che abbiamo trovato la chiave per dare una risposta, come dire, precisa e secca a che tipo di esplosivo fosse stato impiegato. Tutta questa ricerca è durata 1 anno e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto. Tra l'altro la perizia è ancora in corso e ci saranno altre novità sicuramente a settembre. La sua passione proprio per l'esplosione
ho raccontato prima, è nata quando era piccolino, ma è magari una passione ereditata in famiglia, oppure qual è stata la scintilla? Ho creato io, come dire, il presupposto. Mio padre si è sempre occupato di altre cose, di marketing o di ricerche di altro genere. No, io mi ricordo che vedevo come tutti i bambini film di guerra dove c'erano queste esplosioni e mi passavano abbastanza indifferenti. Poi vidi un film interpretato da John Wayne che in titolo originale era molto bello, Hellfighters, il titolo italiano era orribile, era Uomini di amianto contro l'inferno, dove era la vera storia di Paul Red Adair, che è un texano di origini irlandesi perché aveva i capelli rossi, che spegneva i pozzi di petrolio usando l'esplosivo. Mi colpì questo fatto che l'esplosivo potesse essere impiegato per scopi pacifici, e poi il colpo di grazia lo ebbi quando vidi un documentario in televisione. C'era la TV dei ragazzi, credo un canale solo Rai, e c'era questo programma che si chiamava Avventura, dove trasmettevano dei documentari che provenivano da tutto il mondo, e ce n'era uno dove facevano vedere i palazzi demoliti, i grattacieli demoliti negli Stati Uniti, e lì il colpo di grazia è arrivato, e quindi i miei genitori mi regalarono il piccolo chimico e da subito ho cominciato a grattare la muffa dai muri, che è salnitro, per preparare miscele esplosive. Insomma, ho aspettato pazientemente di poter fare gli studi azzeccati, insomma. Per quanto riguarda il resto del mondo, potrebbe citarci un'esplosione che l'ha vista ovviamente partecipe e che la ricorda con più entusiasmo delle altre? Ce n'è una che ricordo molto bene. A parte adesso ho collaborato a mettere in sicurezza degli scavi con esplosivi alla Mecca, però in precedenza avevo disgaggiato vuol dire messo in sicurezza un versante, una grande parete rocciosa in Marocco che sovrastava una diga, e quindi avevano paura che potesse succedere un mezzo Vaillant oppure di danneggiare la diga, e quindi fui chiamato a intervenire per questa operazione, e la cosa che ricordo è che dovettero fare un decreto legge nazionale per permettere all'infedele di maneggiare esplosivo su suolo islamico. E fu un'operazione complessa perché era un lavoro alpinistico, e quindi alpinistico esplosivistico, e un gran caldo, però insomma anche lì alla fine tutto è venuto bene. Mi ricordo il governatore, in Marocco ci sono 3 governatori che dividono il territorio, questo governatore mi abbracciò felicissimo che la diga era salva e il versante era in sicurezza. Sì, perché tutte le macerie alla fine cadono esattamente dove lei ha programmato che debbano cadere, quindi però lei ha dimostrato che ci riesce sempre con proprio una precisione quasi millimetrica. Ma questo è frutto anche di quali altri studi? È una bella domanda questa, che andrebbe presa in considerazione a tutti i giovani, che quando sono qualunque scuola facciano, per esempio una scuola tecnica qualunque, tendono per esempio a trascurare alcune materie, per esempio storia e italiano. Una scuola tecnica non viene spontaneo di affrontare, e invece cerco sempre di far capire nelle conferenze che svolgo, nelle lezioni o nei seminari, che tutte le materie sono altrettanto importanti. Parliamo per esempio di questa mia ramo di lavoro, che è quella dell'investigazione post esplosione. Anche lì qualunque investigazione uno fa, quindi le cosiddette scienze forensi, qualunque scienza forense, uno può essere anche un genio nel campo della biologia, della dattiloscopia, della chimica o della tossicologia, però poi lui queste idee le dovrà esporre attraverso uno scritto, quindi se sbaglia tutti i congiuntivi o non riesce a formulare una frase in maniera di senso compiuto, tutta la sua perizia va a farsi benedire. E storia, anche adesso con la questione della strage di Bologna, è chiaro che devi approcciarti anche a un discorso storico per capire in che contesto eri, e se per esempio ci potevano essere commistioni per esempio con la Libia o con la Palestina negli anni in cui ci sono state delle bombe, e capire in tutto il resto d'Europa cosa stava succedendo per creare correlazioni.
Quindi qualunque materia è fondamentale. Nell'esplosivistica bisogna conoscere un po' la chimica degli esplosivi, e Genova ne è stato anche un caso lampante per me, perché ci sono anche delle immagini che non so se verranno trasmesse, dove si vede una dinamite che sta trasudando perché erano i giorni più caldi dell'anno. Quindi devi conoscere la natura dell'esplosivo dal punto di vista chimico, poi devi conoscere la geotecnica dei materiali costruttivi, quindi il fatto di sapere il cemento armato che stai per distruggere, che capacità ha di resistere all'esplosivo, di metallografia. E poi ci vuole l'elettronica e l'elettrotecnica di base, perché lì abbiamo steso 3 km di cavi elettrici al Ponte Morandi per collegare tutto in sequenza. Quindi è chiaro che devi avere un'infarinata un po' di tutto, insomma, quindi non sottovalutare mai nessuna materia. Per quanto riguarda le filosofie adottate in questo settore specialistico nel giro per il mondo, qual è quella che lei sente più vicino al suo modo di operare, o quella che più le ha trasmesso come scuola operativa sul campo? Ma questa cosa qui, allora, si tende un po' a personalizzare, nel senso che io ho visto per esempio negli Stati Uniti che fanno larghissimo uso degli esplosivi. Loro per esempio, se assistete a qualche programma in cui si vedono queste demolizioni, sentite dei boati allucinanti prima della demolizione e sentite pochi colpi molto scanditi e molto rumorosi. Ecco, è perché alla fine loro hanno la possibilità di usare l'artiglieria pesante, mettendo tante cariche con lo stesso tempo di ritardo, perché tanto quello che gli sta intorno a loro, intanto c'è un rispetto urbanistico diverso che da noi, dove uno costruisce la casa e l'altro gli costruisce la casa attaccata al muro con il muro in comune. Là queste cose non sono mai avvenute, quindi c'è un rispetto costruttivo che insomma non sei attaccato a un altro, cosa invece che in Italia abbiamo. E poi noi ogni angolo abbiamo un muro antico vincolato dalle belle arti, che quindi va preservato in maniera assoluta. Loro di queste cose non ne hanno, quindi gli europei e in particolare gli italiani devono stare attentissimi quando fanno le demolizioni a usare la bilancia da farmacista, cosa che gli americani possono permettersi di non fare. Quindi le differenze da continente a continente ci sono, e io penso di aver creato un mio stile, ecco, di demolizione, una mia scuola, un mio modo di operare, e i miei uomini li ho tirati su io tutti uno per uno, in modo tale che si attenessero al mio modo di pensare, in modo che se non sono io a piazzare la carica ma la piazzano dei miei, so che la piazzerà come lo farei io. Per quanto riguarda invece il suo aspetto di docente, ecco, parlando con i giovani, so che lei tiene anche diverse conferenze, ha scritto più di 6 libri, più di 500 articoli specialistici, quindi chi volesse tra i giovani può andare a cercare in rete sicuramente di materiale per avvicinarsi a questo mondo, ne trova a firma sua. Però ne approfitto, avendola qui di persona, per chiederle qualche consiglio, soprattutto per i periodi dell'anno in cui si fa più largo uso di fuochi d'artificio, l'ultimo dell'anno, piuttosto che feste e quant'altro, perché purtroppo i bollettini, quelli che ascoltiamo, leggiamo sui giornali, non sono sempre felici. Assolutamente, abbiamo ancora una media di 500 incidenti all'anno dovuti ai fuochi d'artificio. Infatti dico sempre che preferisco dormire su una cassa di dinamite che su 2 petardi da Capodanno, perché paradossalmente la dinamite o il tritolo o l'RDX o altri esplosivi che sono ad alto potenziale necessitano del detonatore per esplodere, e quindi sono sicuri e stabili. I fuochi d'artificio invece basta una scintilla dovuta a un maglione in pile e si può creare un'attivazione di queste cariche, quindi sono estremamente capricciose. E non dimentichiamo che l'80% di questi fuochi d'artificio li importiamo dalla Cina, dove al cinesino che prende un pugno di riso al mese come stipendio, a lui di mandarci in Italia dei prodotti di scarsa qualità, dove invece della miccia di essere lunga per darmi 5 secondi prima di lanciare il fuoco d'artificio ce ne mette 2 e quindi mi stacca il dito, allora non gliene frega niente. Gli standard di qualità ancora non sono paragonabili ai nostri, di conseguenza io diffido dei fuochi d'artificio. Mi piacciono molto da vedere, nelle mani
dei professionisti. Quando fanno gli spettacoli professionisti, allora lì ci sono tutte delle procedure delle scuole che permettono di mantenere tutto sotto controllo. Altrimenti è importantissimo che i ragazzi di quei 500 incidenti di cui le parlavo, faccia conto che l'80% sono di under 12, cioè sotto i 12 anni, quindi è fondamentale un controllo da parte dei genitori o di chi li vende queste cose, di non darli così in giro con grande facilità come adesso spesso succede. Comunque chi dovesse approcciare a questo settore, che è quello dell'esplosivistica, intanto deve essere motivatissimo, deve avere una passione di base, perché è solo con la passione che riesci poi a affrontare tutte le cose, tutti i sacrifici, tutti i pericoli insiti a questo lavoro. E una cosa che bisogna dimenticarsi è una falsa immagine che abbiamo noi esplosivisti di essere persone che in camice bianco vanno dentro l'edificio un'ora prima che questo caschi, escono con la valigia di soldi perché hanno fatto questo lavoro in grande facilità, in poco tempo, e strapagati. Non è così. Il mio è un lavoro di sofferenza, perché quando devi staccare una roccia pericolante, il più delle volte te lo fanno fare mentre piove, mentre nevica d'inverno, oppure come a Genova eravamo sotto un caldo torrido, lavoravamo dalle 4 di mattina alle 11 di sera e lo abbiamo fatto per una settimana intera prima del giorno dello sparo. Quindi dei nostri 12, uno di noi, tra l'altro il più giovane, ha anche avuto un momento che ha dovuto fermarsi perché non ce la faceva più, perché il caldo era veramente allucinante. Quindi non è un lavoro così semplicino da fighetto, ecco, è un lavoro dove si soffre, si sta nel fango più che sulla moquetta. E poi le chiederei anche di aiutarci a sfatare un po' di falsi miti, no? Gli esplosivi sono rumorosi, oppure gli esplosivi creano queste grandi nubi di polvere, oppure tante altre, diciamo, false indicazioni. Molte di queste false indicazioni sono state anche messe ad arte, perché chi demolisce meccanicamente ovviamente ha tutto l'interesse a demonizzare l'esplosivo. Che l'esplosivo faccia rumore è una realtà, però nessuna demolizione mai fatta in Italia o nel mondo è mai stata sanzionata per eccesso di rumore, perché noi facciamo rumore una frazione di secondo e stop, mentre invece se io ho un martellone che deve demolire un manufatto in cemento armato, è chiaro che quello mi batte tutto il giorno con meno rumore, ma il mio orecchio è più disturbato da 90 decibel per 8 ore che non da 120 decibel per un secondo, per cui sicuramente facciamo rumore, ma non è un rumore dannoso. Le polveri che noi produciamo sono le stesse. Tra l'altro la regione Toscana recentissimamente, l'anno scorso, ha fatto uno studio apposta calcolando le quantità di polveri diffuse dall'esplosivo rispetto a quelle diffuse da una demolizione meccanica, e dice: oh, guarda, sono le stesse. Anche in questo caso noi le produciamo in 3, 4, 5 secondi, e poi la polvere in regime di bonaccia si deposita lì, e se c'è vento si disperde, che sono poi sempre polveri inerti. Mentre invece se uno fa la demolizione meccanica è chiaro che va avanti per dei mesi a creare poca polvere, ma tutti i giorni. Quindi i vicini di casa, se chiudono le finestre il giorno che sparo io, alla sera riaprono e hanno finito, l'altro le deve tenere per 2 mesi chiuse. Quindi insomma c'è questa controinformazione che sarebbe da fare proprio su questo argomento. Volevo invece chiederle, lei è anche un consulente per i reparti specialistici. Bene, esiste, che possa raccontare, un episodio particolarmente così al limite che l'ha spaventata, o comunque in cui l'adrenalina le è salita molto e ha detto: con calma, ci devo riflettere prima di... Purtroppo alcuni fondamentali miei interventi di collaborazione con le forze speciali sono assolutamente coperti da vincoli di segretezza, quindi non se ne può provato. Però devo dire che una cosa che posso raccontarvi questo aneddoto. Quando abbiamo fatto la sperimentazione in una cava per tagliare gli stralli di Genova, vedevo che gli amici del Colmoskin erano un po' titubanti a usare quel prodotto che avevo richiesto, e non capivo il perché. L'ho capito quando il risultato si è ottenuto, perché si sono guardati in faccia e si è scoperto che loro di questo prodotto ne avevano solo la metà
di quello che mi sarebbe servito. E quindi era un bel problema, però ho chiamato un altro reparto speciale e gli ho chiesto: avete 1 chilo di zucchero da prestarmi? Mi dice sì, e anche 10 metri di Semtex 40. E allora dice: noi no, ma l'altro reparto ce l'ha, aspetta, faccio una telefonata io. In poche parole, fra corpi speciali si sono parlati e alla fine tutti erano d'accordo di darmi questo materiale, e così abbiamo raggiunto la quantità che ci serviva per fare il lavoro, per portare tutto in sicurezza. Io le chiedo anche se c'è un episodio invece che magari vuoi raccontarci legato a proprio lei come discente, come studente. C'è stato un momento in cui ha detto: ma mi rendo conto che il mio è un settore tanto specialistico e in Italia magari non riesco a trovare questa scuola, come diceva che non c'è un'unica scuola, quindi c'è stato un momento in cui ha detto: ma forse mi conviene andare all'estero, oppure trovo le risorse anche inventandomele, facendo io strada, divenendo io il primo nella mia materia? Guarda, è proprio nato durante il mio periodo di scuola svedese con Abersten che ci trovammo in disaccordo su come demolire un ponte, guarda caso. Io era pochi anni che lavoravo con lui e a un certo punto lui si impuntò della serie: qui comando io e fai come dico io, e io ho dovuto abbozzare e realizzare la cosa come voleva lui, e poi alla fine il ponte è rimasto su dopo l'esplosione, e quindi lui tornò a dirmi: adesso fallo come dici tu. Però lì si creò questa frattura, per cui ho capito che c'è anche questa parte di istinto, oltre alla nozione, cioè l'ABC, ok, ti sei specializzato, sai tutto, però poi ci devi mettere un po' del tuo, e lì appunto ho deciso, poi correndo i miei rischi, perché comunque era uno sbarbatello, di affrontare le demolizioni secondo anche il mio istinto. La sua prima demolizione quanti anni aveva? Dovrei fare i conti. Comunque il primo intervento esplosivistico, dunque avrò avuto 22-23 anni, perché lavoravo e studiavo. La prima demolizione in cui ero io il responsabile del cantiere, sempre sotto l'egida di Abersten, era nel 1988, e quindi se sono del 63 avevo 25 anni. E poi invece la primissima 26 ho fatto la decisione dall'A alla Z su una ciminiera in provincia di Brescia, e venne bene, e dopo da lì insomma e da lì è stato un crescendo. Cosa prova in quei 3 secondi in cui si fa la storia? Assolutamente niente, sono una lavagna nera o bianca a seconda del tipo di lavagna, mi devo estraniare da tutto, come ho detto tante volte, hai troppe cose da tenere sotto controllo, per cui non puoi permetterti emozioni. A Genova io dovevo tenere conto dell'autonomia degli idranti, che hanno costituito il 20% della mitigazione delle polveri, ma comunque erano importanti anche quelli, 12 idranti che pompavano acqua da autobotti. Le autobotti dopo un po' si svuotano, quindi avevo circa 20 minuti di autonomia dell'acqua, e 12 minuti è il tempo con cui i condensatori dell'esploditore si caricano per dare la carica ai detonatori. Quindi dovevo far entrare i 12 minuti nei 20 minuti, considerato che le persone che azionavano le pompe avevano 5 minuti di tempo per andare al sicuro, quindi 5 minuti nei 12 minuti, nei 20 dovevo sintetizzarli. Se io fossi stato uno emotivo, chiaramente non tenevo sotto controllo tutto, e col fatto che abbiamo tardato 37 minuti per colpa di qualche inquilino che non si voleva allontanare dalle case, ogni 15 minuti dovevo spostare avanti l'orario di sparo, e finché non siamo arrivati a un certo punto al terzo, perché già alle 9:15, l'ora prevista era alle 9, alle 9:15 ci segnalano questa presenza e che i vigili del fuoco stanno cercando di tirare fuori le persone. Quindi ho detto ok, alle 9 non ce la facciamo alle 9:15.
alle 9:07 mi dicono che ancora stanno trafficando con la porta per entrare, e quindi ho detto ok, 9:30. Alle 9:25 mi dicono no, ancora la situazione è tesa, allora ho detto ok, andiamo a oltranza. A quel punto tutti gli schemi saltano, e quindi se sei emotivo cosa fai? Invece lì ho aspettato, tra l'altro con quello che mi caricava i condensatori mi diceva guarda che fra 3 minuti si autoresetta il sistema, quindi dopo devi aspettarne altri 12. Allora mi faceva il conto alla rovescia lui, 3 minuti, e poi e nel frattempo io non ricevevo i feedback che mi dicevano che le persone erano al sicuro, e qui quelli che avevano azionato le pompe, per cui a un certo punto ho detto vabbè, intanto suoniamo le sirene e poi ce la giochiamo così, quindi capisce che non c'è spazio per le emozioni in quel momento lì. E anche dopo che hai visto che è cascato, si dice ok, è cascato bene come volevo io, ma l'elicoidale da preservare, la fondazione del viadotto della Sette, le case più vicine. Allora, prima di lasciarti andare a entusiasmi, devi andare a vedere subito a piedi il viadotto ok, l'elicoidale ok, poi dai un'occhiata e dici ok, è cascato come volevo, grossi problemi non ce ne sono, però hai 7, 8, 9 minuti dopo l'esplosione in cui sei ancora sotto tensione, e dopo, quando hai finito tutta questa cosa qui, non hai più motivo di preoccuparti, e quindi ancora una volta le emozioni vanno scemando. Ma lei sceglie un orario preciso in base alla luce, in base alla temperatura? No, oppure... no, magari in questo caso ci è stato imposto il giorno e l'ora senza nemmeno interpellarci. Infatti poi abbiamo scherzato io e il supercommissario Bucci su questa cosa, perché ovviamente lui era sempre lì con l'orologio, fai presto, e io avevo 1000 cose da organizzare, da preparare, e quindi quando posso scelgo io, ma spesso dipende da fattori così locali. Per esempio, se passa lo scuolabus è chiaro che non farai l'operazione mentre passa lo scuolabus, oppure se c'è il giorno di mercato in un paese non farai il lavoro in quel giorno che magari era il giorno migliore, quindi ci si deve adattare. E invece il suo libro preferito? E il mio libro preferito, sì, visto che la formazione non smette mai e continua, diciamo, lei ha un momento esatto di tempo libero, diciamo così. Allora, un libro che mi è piaciuto moltissimo e che consiglio a tutti è Plant Revolution di Mancuso. È un libro che ti apre la mente su quello che è l'evoluzione delle piante e che ci fa capire un sacco di cose anche sulla nostra vita e sulla nostra natura e sul nostro futuro. E quindi non prendo la percentuale sulla sponsorizzazione che ho fatto, ma è l'ultimo libro che ho letto che mi ha colpito particolarmente. Per la serie non si finisce mai di imparare, non sai mai dove quell'informazione poi potrebbe tornarti utile. Quindi ringraziamo tantissimo Danilo Coppe, grazie per renderci orgogliosi e rendere orgogliosa l'Italia nel mondo, e soprattutto ritorni presto a trovarci qui su Vallo TV a casa sua a Segusino. Grazie. Grazie a tutti. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso e vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto della WISP La salute di casa.
che faremo anche oggi all'interno del quartiere San Paolo di Treviso. Iniziamo sempre in piedi, iniziamo prendendo una buona base di appoggio e iniziamo scaldando la parte superiore del corpo. Quindi faremo dei movimenti delicati con il collo, come a fare cenno di no con la testa, e andremo a guardare lentamente prima da un lato con il capo e poi lentamente torniamo a guardare frontali e ruotiamo dall'altro lato. Nel frattempo le spalle sono rilassate, il petto rimane frontale. Muoviamo, o meglio cerchiamo di muovere solamente il capo e con lo sguardo appunto volgiamo la testa prima alla nostra destra e poi alla nostra sinistra. Movimento lento, non serve avere fretta. E un po' alla volta, man mano che facciamo l'esercizio, possiamo provare a aumentarne un po' l'ampiezza e quindi possiamo provare ad avvicinare, a portare meglio il mento sopra alla spalla o anche con lo sguardo a guardare più posteriormente. Bene, torniamo con lo sguardo frontale. Il secondo movimento, il secondo tipo di movimenti che facciamo è una flessione del capo in avanti, quindi portiamo lo sguardo giù verso il basso, la testa accompagna il movimento per poi risalire sempre lentamente e volgere lo sguardo al soffitto verso l'alto. Di nuovo alterniamo questi due movimenti, sempre lentamente per evitare vertigini e per dare il tempo al nostro corpo di abituarsi, quindi senza sforzare facciamo lavorare e scaldare un po' la muscolatura del collo ed in particolare possiamo un po' alla volta aumentarne l'ampiezza di questo esercizio volgendo meglio lo sguardo verso il pavimento. Quindi una volta che scendiamo con lo sguardo andiamo a guardare tra i piedi, possiamo anche provare a avvicinare un pochino il mento al petto in modo da sentire che si allungano di più i muscoli posteriori del collo. Bene, torniamo di nuovo con lo sguardo frontale e completiamo gli esercizi per il collo con un movimento completo, una circonduzione. Con lo sguardo e con la punta del naso puntiamo verso l'alto, guardiamo in alto e iniziamo a scendere ruotando da un lato. Volgiamo lo sguardo lateralmente, poi proseguiamo giù verso il basso, ci guardiamo le punte dei piedi, per risalire dal lato opposto e così completare un primo giro. Continuiamo l'esercizio, continuiamo a muovere la testa sempre con attenzione, quindi lentamente. Questo esercizio in particolare può dare un senso di vertigine, soprattutto se fatto velocemente. Un modo per diminuire questa sensazione, nel caso ci fosse, è quella di invertire il giro, quindi cambiare il senso in cui facciamo ruotare la testa. In questo modo attiviamo anche tutti i muscoli del collo, indipendentemente dal giro che li facciamo fare. Questi ultimi movimenti possiamo farli aumentando un po' l'ampiezza dell'esercizio, quindi con lo sguardo o se volete con la punta del naso come riferimento possiamo andare a disegnare un cerchio nell'aria più ampio rispetto a quello precedente e quindi volgere lo sguardo bene in alto, guardare lateralmente e giù verso il basso, verso i piedi. Okay. Torniamo con lo sguardo frontale, andiamo adesso a scendere lungo il nostro corpo, a scaldare un po' le spalle, possiamo farlo muovendole in modo libero, con piccoli movimenti per prendere coscienza del corpo e delle spalle. Possiamo muovere in avanti, indietro, in modo alternato o all'unisono. È un modo anche per sgranchire, l'esercizio che faremo spesso, intervallerà altri esercizi, per poi fare un esercizio guidato in cui le spalle adesso invece decidiamo noi come muoverle e in particolare le sposteremo in avanti per aiutarci
utilizzeremo le mani. Se allontaniamo le mani dal corpo, le spalle seguiranno il movimento e andranno in avanti. Per poi riavvicinarsi al petto, i gomiti si aprono, si portano dietro la schiena, il petto si apre e le spalle passano indietro. Ecco che alterniamo un movimento di spinta in avanti con le mani, allontanandole dal corpo, ad un movimento in cui apriamo i gomiti dietro la schiena e allarghiamo e portiamo le spalle all'indietro. Possiamo unire la respirazione come abbiamo fatto anche altre volte in questo esercizio, per cui una volta che ho le spalle, le braccia, il petto aperto, inspiro, riempio i polmoni di aria. Quando poi spingo in avanti, chiudo il petto, butto fuori l'aria. E continuo con questa sequenza. Apro bene, riempio il petto di aria, poi butto l'aria fuori spingendo anche in avanti con le mani. E rilasso. Sgranchisco come prima un po' le spalle e continuo portando le mani vicino alle spalle per eseguire dei movimenti guidati. I gomiti ci faranno da indicatori in questo esercizio e indicheranno anche la direzione in cui si muoveranno le spalle. Partendo con i gomiti verso il basso e quindi con le spalle rilassate verso il basso, possiamo iniziare a ruotare e salire con i gomiti dietro la schiena. In questo modo le spalle si portano dietro, il petto si apre, per poi proseguire verso l'alto, con i gomiti di conseguenza con le spalle. Passiamo in avanti e scendiamo, così da concludere il cerchio, concludere l'esercizio di circonduzione. Continuiamo con questo movimento. Il riferimento dei gomiti è sempre dal basso ad aprire dietro e salire, poi andare su verso l'alto e spostarsi in avanti per scendere. Ecco che un po' alla volta possiamo anche aumentare l'ampiezza di questo movimento, andare a tracciare una circonferenza più ampia con i gomiti e aumentare di conseguenza anche l'ampiezza del movimento alle spalle. Bene, scendiamo con le braccia, rilassiamo per riprendere l'esercizio, questa volta però invertendo il giro. Le mani tornano vicine alle spalle, i gomiti partono sempre giù verso il basso, questa volta però salgono in avanti, quindi si spostano prima davanti per salire, andare su verso l'alto e poi aprirsi e scendere posteriormente. Tornano giù e proseguono la loro corsa. Il movimento è come quello di prima, ma abbiamo invertito il giro. Invertendo il giro obblighiamo a fare un movimento come di stiracchiamento, quando i gomiti salgono verso l'alto, poi devono aprirsi bene dietro, aprire il petto e scendere posteriormente. È il punto più delicato e anche più difficile di questo esercizio. Adesso che abbiamo fatto qualche ripetizione possiamo concentrarci su questa fase del movimento e provare a portare i gomiti su, in alto bene, e poi aprirli dietro la schiena come se ci stessimo stiracchiando la mattina per farli scendere posteriormente e poi proseguire. Okay. Rilassiamo un po' le spalle, scendiamo con le braccia, possiamo sgranchire un pochino e continuare la nostra discesa lungo il corpo per andare ad attivare la parete addominale e quella dorsale. Lo faremo con delle torsioni, per cui di nuovo riprendiamo, se l'abbiamo persa, una buona stabilità sulle gambe che sono radicate a terra, ci danno sostegno, e andiamo a ruotare questa volta sguardo e spalle da un lato. Testa e spalle si muovono insieme per volgersi alla nostra destra prima e poi lentamente tornare indietro, ripassare frontali e proseguire volgendo questa volta alla nostra sinistra. Di nuovo, sempre lentamente, ruotiamo
all'inizio sarà più difficile muoversi, più ripetiamo l'esercizio, più ci sarà facile ruotare le spalle, andare a guardare il lato, e poco alla volta possiamo anche provare ad aumentarne un po' l'ampiezza, e quindi con lo sguardo non guardare solo il lato, ma provare a guardare dietro di noi. Quindi ruotare, portare il petto, sguardo da un lato, e poi con l'ultimo movimento della testa volgere lo sguardo alle nostre spalle, così da aumentare l'ampiezza ancora un po' dell'esercizio. Ultimi movimenti, belli ampi se riusciamo. E dall'altro. Bene, ci riportiamo frontali, sgranchiamo un po', mani sui fianchi per sostenere la parte superiore del corpo, base di appoggio bella stabile e anche ampia, oscilliamo con il bacino da un lato, un po' come un pendolo, e poi lentamente anche dall'altro. Partiamo sempre piano, senza fare un movimento esagerato all'inizio. Diamo il tempo al corpo di assestarsi, di allungarsi. Magari abbiamo un lato in cui ci viene più facile spostarci, un lato in cui ci viene un po' più difficile, diamo il tempo a entrambi i lati di abituarsi, e un po' alla volta sentiremo che il movimento è più fluido, è più ampio. Sicuramente avremo un allungamento dei muscoli del fianco quando oscilliamo di lato, e ricerchiamo questa sensazione, che però non deve mai diventare fastidiosa o dolorosa. Ok, possiamo adesso aggiungere a questo movimento di destra a sinistra anche una leggera oscillazione in avanti, quindi portiamo il bacino in avanti per tornare di lato e indietro. In questo modo aggiungiamo uno spazio, una dimensione al movimento, diventa un movimento non più su un piano, quindi destra e sinistra, ma lavoriamo disegnando una specie di cerchio di nuovo, un movimento circolare del bacino che oscilla lateralmente, poi va indietro, si sposta sull'altro lato e di nuovo davanti per poi concludere il giro. Abbiamo fatto qualche rotazione in un verso, adesso proviamo a invertire il giro. Andiamo quindi a concludere questo esercizio con qualche giro nel verso opposto. Se il nostro corpo ce lo concede è anche bello ampio, quindi prendiamoci spazi in avanti, lateralmente, che ci siamo già abituati, posteriormente col bacino, le spalle avanzeranno per assecondare un po' il movimento. Ecco qui, e torniamo su poi verticali. Per concludere questa prima metà del corpo, questa prima parte, facciamo un esercizio in scioltezza, le braccia molto rilassate, le facciamo oscillare in un verso per poi farlo oscillare nell'altro. In questo modo ruotiamo un po' anche la colonna. Con le spalle rilassate sgranchiamo e completiamo il movimento. Ok, torniamo composti, scendiamo, ci manca la seconda metà del corpo, la parte inferiore, andiamo a scaldare adesso le gambe, e per farlo consiglio sempre di avere un appoggio, quindi una sedia, un tavolo, qualcosa a portata di mano. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Perché lavoriamo spostando l'equilibrio su un arto, mentre l'altro
rimane solamente in appoggio. In particolare scegliete una gamba, andate a sollevare il tallone mentre la punta del piede rimane a terra. Il ginocchio che esce in avanti sarà il nostro riferimento e lo utilizzeremo allargandolo all'esterno e poi chiudendolo all'interno per mobilizzare tutta la coscia. Durante l'apertura saranno i muscoli interni della coscia che andranno ad allungarsi, quando chiudo all'interno sarà invece i muscoli posteriori e laterali che si andranno ad allungare. Ancora qualche movimento, avendo come riferimento il ginocchio, e possiamo adesso appoggiare il piede, sgranchire un po' la gamba e cambiare lato. Di nuovo solleviamo il tallone mentre la punta resta appoggiata a terra e il ginocchio che è venuto in avanti lo portiamo all'esterno ad aprire e poi all'interno e chiudere. Proprio come prima andiamo a muovere l'articolazione dell'anca in particolare e sentiremo la muscolatura che si allunga esternamente e internamente alla coscia. Ok, ancora qualche ripetizione e posso appoggiare di nuovo il piede e andare a sgranchire un pochino. Riprendiamo la posizione, per cui continuiamo con un esercizio molto simile ma che si concentra questa volta non più sul ginocchio ma sulla caviglia. Torniamo a sollevare il tallone mentre la punta del piede resta in appoggio. Come dicevo, ora ci concentriamo sulla caviglia e proviamo ad aprirla lateralmente tenendola sollevata da terra per poi farla scendere giù, sfiorare il pavimento e portarla internamente. Ecco che risale e riprende il movimento andando a disegnare anche in questo caso un cerchio, quindi facendole fare una circonduzione in un movimento che un po' alla volta proviamo a ampliare. Movimento della caviglia che spesso è difficile perché è un'articolazione bloccata, quindi dobbiamo lavorarci con costanza e soprattutto con pazienza, iniziando con un movimento breve che poi va ad aumentare in ampiezza. E adesso possiamo appoggiare il piede e cambiare gamba. Di nuovo sollevo il tallone, la punta resta a terra e il movimento che faccio fare alla caviglia parte col tallone che scende esternamente, sfiora il pavimento e torna all'interno per poi risollevarsi. E di nuovo un movimento circolare. In questo modo, un po' alla volta, andiamo a mobilizzare e scaldare anche la caviglia. Ok. Sciogliamo un po', scranchiamo, completiamo con gli ultimi due esercizi, il riscaldamento della parte inferiore del corpo. Adesso che abbiamo attivato bene la muscolatura, iniziamo a fare qualche passo in avanti e indietro alternando la gamba destra e la gamba sinistra. In particolare io parto con la gamba destra, piccolo passo in avanti per poi spingere indietro e tornare sul posto e cambiare gamba. Con la sinistra piccolo passo in avanti, spingo indietro e torno sul posto. Alterno così un piede all'altro piede e con un movimento breve, quindi con un passo piccolo, vado a lavorare un po' sull'attivazione muscolare ma soprattutto sull'equilibrio. Ripeto che l'obiettivo di questo esercizio è prima di tutto l'equilibrio, per cui in ogni fase del movimento, in modo particolare prima di tornare sul posto, è importante che sentiamo di avere il controllo del nostro corpo, il controllo del movimento, per cui essere in equilibrio. La sedia, come al solito, ci aiuta nel caso
in cui lo dovessimo perdere l'equilibrio, o anche solo a rassicurarci, basta toccarla con un dito per sentirsi più stabili. Ok, torniamo sul posto, di nuovo in piedi, e andiamo ad attivare di nuovo la muscolatura, questa volta in modo un pochino più intenso, coinvolgendo anche gli addominali, sempre un piede alla volta, come se stessimo facendo una piccola marcia. Andiamo a staccare il piede da terra e portarlo davanti al corpo, sollevando anche il ginocchio, per poi scendere, toccare terra e cambiare gamba. Di nuovo salire, il ginocchio e il piede si staccano, si alzano davanti a noi, per poi scendere e cambiare. Proprio come in una piccola marcia alterniamo gamba destra e gamba sinistra. Non è necessario sollevare tantissimo il piede o il ginocchio, basta staccarli da terra. In questa prima fase stiamo andando a scaldare e ad attivare il nostro corpo. Ok, torniamo sul posto, concludiamo il nostro riscaldamento passando come al solito per i polsi, che lasciamo sempre per ultimi. In particolare faremo 2 esercizi molto semplici per le mani. In un primo momento le mani che sono davanti a noi vanno col palmo verso il basso a chiudersi e puntare con le dita verso terra, per poi risalire e andare con le dita a puntare su verso l'alto. Ecco che alterniamo questi 2 movimenti, giù, in basso e su, in alto. Un po' alla volta, provando a chiudere sempre di più, magari anche stringendo un po' le dita a pugno quando andiamo giù verso il basso, e quando andiamo su verso l'alto avvicinandole verso il petto, senza sforzare, ma un po' alla volta, gradualmente aumentandone l'intensità. Ok, andiamo a sciogliere i polsi, rilassare un attimo. Concludiamo portando una mano dentro l'altra e facendo un movimento in cui il polso della mano destra piega delicatamente il polso della mano sinistra, per poi scambiarsi il favore, quindi alternarsi in un movimento sempre controllato, sempre dolce. Le articolazioni dei polsi sono delicate. E un po' alla volta aggiungiamo anche questa piccola rotazione, così da fare un movimento completo. Ultimi movimenti e poi possiamo sciogliere le mani, sgranchire i polsi e completare così questo giro del nostro corpo per un riscaldamento. Andiamo adesso a sederci per vedere un po' di esercizi per la parte inferiore del corpo. Ripartiamo dal basso, quindi siamo scesi ed ora risaliremo lungo il corpo. Iniziamo con degli esercizi per le caviglie, in particolare distendiamo le gambe in avanti in modo che il tallone sia appoggiato, le punte dei piedi siano naturalmente staccate da terra, e obblighiamo i nostri piedi a spingere le punte in avanti andando a distendere il più possibile, perfetto, la caviglia, per poi a tornare indietro, riportare il piede a martello, e se riusciamo avvicinare il più possibile le punte dei piedi al nostro corpo. E cambiamo di nuovo, alterniamo questi 2 movimenti, spinte in avanti, allontano le punte e invece le ritiro indietro, le sollevo e le porto vicino al corpo. I talloni possono stare appoggiati a terra, non è necessario rimanere con le gambe sollevate. Eccole qui. E andiamo adesso a riportare i piedi sotto le ginocchia, con qualche passetto sul posto mobilizziamo e sciogliamo l'articolazione. Continuando a salire andiamo ad attivare meglio e a lubrificare bene l'articolazione del ginocchio. Lo facciamo sempre un piede
una gamba anzi alla volta, la portiamo in avanti distendendola davanti a noi e poi alternando, quindi cambiando gamba. Ok. Andiamo a alternare gamba destra e gamba sinistra. In un primo momento è sufficiente sollevare il piede da terra. Un po' alla volta possiamo provare a distendere sempre di più la gamba, quindi a sentire che è tutta dritta dalla coscia al piede. E se vogliamo aumentare ancora un po' l'intensità di questo esercizio, possiamo provare a farlo mantenendo sempre le punte belle alte col piede a martello. Ancora qualche movimento e giù. Abbiamo lavorato di più con i muscoli delle cosce, questi qua in alto, per cui per scioglierli li possiamo o scuotere oppure automassaggiare. E continuando su per il nostro corpo, lungo le gambe, ci possiamo spostare un pochino più vicini al bordo della sedia davanti, quindi senza spostarci troppo con il rischio di cadere, ci avanziamo un pochino, divarichiamo leggermente i piedi così da avere più spazio tra le ginocchia e un ginocchio alla volta lo possiamo fare scendere verso la caviglia opposta. In questo modo diamo un pochino il fianco e poi torniamo su e scendiamo dall'altro lato. Perfetto. Il piede e la caviglia accompagna il movimento, per cui non è necessario rimanere coi piedi fissi a terra, ma si muoveranno, si inclineranno prima da un lato e poi dall'altro. Come al solito ci sarà un lato in cui è più facile fare questo esercizio, sarà più mobile, e un lato in cui invece sentiremo più resistenza. Rispettiamo il nostro corpo e lavoriamo sempre nel limite di quello che ci concede, quindi senza sentire del fastidio o del dolore. In ogni caso questo è un esercizio sicuro sia per l'anca che per il ginocchio. Ok, di nuovo seduti, questa volta possiamo riprendere un po' di spazio sulla sedia, quindi tornare un pochino indietro, così da essere più stabili, e andiamo a lavorare direttamente sulle anche, aprendo prima una e poi l'altra gamba lateralmente. Possiamo farlo aiutandoci con la mano, quindi anche sostenendo il ginocchio possiamo allargare il piede lateralmente, sentire che si allunga un pochino all'interno della coscia e poi tornare col piede in avanti e cambiare. Apro e chiudo. Di nuovo, apro dall'altro lato e chiudo. Ogni volta che apro la gamba posso cercare di aumentare l'ampiezza di questa apertura e quindi portare il piede un pochino più laterale o un pochino più indietro a seconda di dove sono arrivato. L'obiettivo è la mobilità e quindi lavorare un pochino alla volta allungando i muscoli dell'interno coscia. Ok, e di nuovo piedi pari. Abbiamo lavorato bene sull'attivazione, abbiamo mobilizzato tutte le articolazioni delle nostre gambe, possiamo lavorare un pochino di più a livello muscolare con degli esercizi un po' più intensi. Per farlo prendiamo tutto lo spazio che la sedia ci concede, quindi ci prendiamo una seduta bella stabile. Anche se siamo vicini allo schienale evitiamo di cedere al rilassamento, quindi di appoggiarci all'indietro e accomodarci come se fossimo sul divano. Cerchiamo sempre di mantenere un'attivazione muscolare, quindi una posizione eretta con la schiena vicina sia allo schienale ma dritta, leggermente staccata, e da questa posizione possiamo andare a distendere prima una gamba, poi l'altra davanti a noi con, se riusciamo, la punta del piede che punta verso l'alto, e in questa posizione mantenerla una o due respirazioni complete, così da iniziare a sentire
un'attivazione muscolare, per poi scendere di nuovo con il piede e sollevare l'altra gamba. La distendo se riesco completamente e mantengo la posizione per 1 o 2 respirazioni complete. Riporto giù la gamba e alterno di nuovo. Per respirazioni complete intendo inspirare profondamente, quindi riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Di nuovo inspiro, riempio bene i polmoni e butto fuori l'aria. Lo faccio 1 o anche 2 volte, così da aumentare un po' il tempo in cui sostengo la gamba e poi scendo. Se riusciamo, oltre ad avere la gamba distesa, cerchiamo di tenere anche il piede a martello. Questo aumenta un pochino l'intensità dell'esercizio. Gli ultimi movimenti li facciamo mantenendo la gamba sollevata per più tempo, quindi proviamo adesso 3 respirazioni complete. Ci prendiamo il tempo di inspirare e espirare, quindi di riempire e poi svuotare i polmoni per 3 volte. E giù. Cambio. Sollevo il piede, distendo la gamba, mantengo la posizione della caviglia col piede a martello. 3 belle respirazioni complete. E giù. Ancora una volta con una gamba. 3 respirazioni complete, aumenta il tempo in cui la gamba viene sostenuta e l'ultima volta anche con l'altra. Di nuovo conto fino a 3. E giù. Mantenendo la posizione abbiamo aumentato un po' l'intensità dell'esercizio, abbiamo iniziato a sentire di più qui i muscoli delle cosce che lavorano, magari c'è una sensazione anche di calore. Andiamo ad alternare un esercizio di appunto muscolare in cui andiamo a lavorare un esercizio di mobilità o di allungamento. Per cui, visto che lavorare con le gambe significa anche lavorare un po' con la schiena per mantenere la postura, andiamo adesso ad allungare i muscoli posteriori, quindi i lombari, con un movimento di torsione. Per farlo, con una mano andiamo ad appoggiarla sul ginocchio opposto, in questo modo la spalla già inizia a ruotare. Completiamo il movimento utilizzando le mani e con la mano posteriore possiamo aiutarci spingendo sulla sedia. Ecco che andiamo a fare una torsione del busto, cioè che ci permettono di ruotare, e poi manteniamo la posizione. Ci ricordiamo di respirare 2 o 3 belle respirazioni profonde e poi lentamente rilassiamo e torniamo frontali. Ripetiamo dall'altro lato, per cui cambiamo mano, la andiamo a appoggiare sul ginocchio opposto, continuiamo il movimento di torsione delle spalle, ci aiutiamo con la mano anche posteriormente sullo schienale della sedia e manteniamo la posizione di torsione per 2 o 3 respirazioni complete. Lentamente torniamo frontali e rilassiamo. Riprendiamo un esercizio per gli arti inferiori, ma anche per la parete addominale, non sono mai svincolate le 2 cose, e lavoriamo di nuovo alternando movimento della gamba destra e movimento della gamba sinistra. Quello che proviamo a fare adesso è idealmente, quindi immaginariamente, avere un piccolo ostacolo di fianco al nostro piede e lo vogliamo scavalcare, quindi solleviamo il piede e lo andiamo ad appoggiare lateralmente. Il ritorno sarà uguale, sempre sollevando il piede lo riportiamo davanti a noi.
e cambiamo lato, quindi con la gamba sinistra adesso sollevo e apro lateralmente e poi torno in posizione e continuo alternando gamba destra alla gamba sinistra. Questo esercizio non mi aiuterò con le mani perché l'obiettivo non è più lavorare sulla mobilità, ma è andare ad attivare la muscolatura, per cui le mani possono stare appoggiate sulle cosce o raccolte in grembo e ci concentreremo di più sul movimento delle gambe, sapendo che più alto scegliamo il nostro ostacolo, quindi più dovremo alzare il piede per passarlo, più l'esercizio sarà impegnativo. Più il piede invece rimarrà basso, vicino al terreno, più sarà facile. Scegliamo un esercizio che riusciamo a completare senza troppo sforzo. Ancora qualche movimento, un piede e con l'altro. E torno con i piedi pari sul posto. Proseguiamo, cerchiamo di aumentare un po' alla volta l'intensità di questi esercizi, per cui quello che vi propongo adesso lo faremo utilizzando entrambe le gambe contemporaneamente. Se non lo siamo già, ci prendiamo una buona fetta di sedia, quindi ci andiamo a sedere in modo da essere ben stabili. Se c'è bisogno possiamo anche tenere le mani sulla seduta della sedia, così da aumentare un po' la stabilità. L'esercizio non è altro, è molto simile a quello di prima. Si tratta di sollevare uno e l'altro piede contemporaneamente per andare a distendere le gambe davanti a noi e poi lentamente farle scendere e riappoggiare i piedi a terra. Non appena i piedi toccano terra, risaliamo e riportiamo le gambe distese davanti a noi e poi giù. Ricordiamoci di controllare la salita dei piedi ma anche la discesa senza lasciare che cadano a terra. Li accompagniamo sia salendo che scendendo. Se riusciamo, una volta che abbiamo le gambe distese, proprio come prima, proviamo anche a mantenere la caviglia e quindi il piede a martello con le punte dei piedi che indicano su verso l'alto. Andiamo a fare qualche altro movimento, aumentando un pochino l'intensità, per cui adesso quando arriviamo con i piedi su proviamo a fermarci in posizione e mantenerla respirando sempre profondamente per 2 o 3 respirazioni e poi farle scendere e ripetiamo: salgo, distendo bene e poi per 1, 2, 3 volte inspiro profondamente, riempio bene i polmoni e poi butto fuori l'aria e poi giù. Di nuovo salgo, distendo bene e 3 belle respirazioni complete. Di nuovo aria dentro, riempio i polmoni e butto fuori l'aria. Un'ultimissima volta, teniamo duro, salgo bene con i piedi, distendo le gambe, mantengo la posizione, 3 respirazioni complete. E giù. Rilasso le gambe, magari faccio anche un automassaggio. Abbiamo sentito possibile anche che sentiamo una sensazione di calore qua sulle cosce o sentiamo durante l'esercizio iniziano un po' a vibrare, è una tensione muscolare normalissima che stiamo proprio ricercando. E oltre alle gambe abbiamo lavorato sicuramente per mantenere la posizione anche con i muscoli della schiena. Quindi vediamo un esercizio di allungamento completo per tutta la schiena e lo facciamo come al solito partendo con le mani sulle ginocchia. Andiamo a piegarci in avanti, le mani sostengono il nostro peso e avviciniamo il petto alle ginocchia. Se riusciamo a scendere abbastanza da appoggiare il petto sulle ginocchia, possiamo svincolare le mani, lasciarle cadere giù verso terra e quindi lasciar scendere le mani, le braccia, le spalle e anche la testa giù verso il pavimento.
Proviamo a rilassarci anche se la posizione non è comodissima e soprattutto proviamo a mantenere una respirazione costante e profonda. Cerchiamo infatti di fare come quando siamo dal dottore, delle belle ispirazioni, riempiamo bene i polmoni anche se siamo un po' schiacciati e poi buttiamo fuori l'aria. Ogni volta che buttiamo fuori l'aria sentiremo che il corpo si rilassa e guadagnerà qualche millimetro. Per concludere l'esercizio e tornare alla posizione di partenza, mi raccomando, riportare prima di tutto le mani sulle ginocchia e una volta che le mani sono sulle ginocchia spingere su il busto. Quindi evitate di sforzare con la schiena per risalire, ma preferiamo spingerci su con le mani. Questo esercizio era un esercizio per allungare i muscoli della schiena, ma molto completo fino al collo. Possiamo lasciare adesso da parte un po' le nostre gambe, abbiamo lavorato abbastanza sulla muscolatura degli arti inferiori, riprendiamo qualche esercizio qui per la parete addominale e andiamo a rivedere l'esercizio in cui facevamo delle torsioni con il busto. Questa volta però aggiungiamo uno step, quindi manteniamo anche la posizione alla fine del movimento. Ecco che proprio come prima allora andiamo a ruotare le spalle e lo sguardo, ci volgiamo lateralmente e quando arriviamo alla fine del movimento ci fermiamo, mantenendo sia lo sguardo che le spalle rivolte da un lato. Ci ricordiamo di respirare, quindi manteniamo le nostre 2 o 3 respirazioni costanti e profonde e poi lentamente torniamo frontali e andiamo a guardare davanti a noi. Giriamo dall'altro lato, quindi cambiamo il lato della nostra torsione. Questa volta io guardo a sinistra, mi sposto e mantengo poi la posizione. Come al solito 2 o 3 respirazioni complete. La velocità dell'esercizio è personale, non dovete per forza farlo alla velocità alla quale vado io. L'importante è che durante l'esercizio cerchiamo di mantenere il controllo del corpo e soprattutto una volta che ho girato le spalle e sono fermo nella posizione mi ricordo di respirare. Evitiamo in tutti gli esercizi, non solo in questo, di andare in apnea e ricordiamoci, quindi ci può aiutare a contare le respirazioni, ricordiamoci di fare delle belle respirazioni profonde in cui inspiriamo, riempiamo i polmoni e poi lasciamo che l'aria naturalmente esca. Ultima torsione, ruotiamo bene, giriamo le spalle, lo sguardo e manteniamo la posizione. 3 respirazioni complete e poi rivolgiamo lo sguardo e il petto frontalmente. Se serve possiamo sempre sgranchire un pochino il nostro corpo tra un esercizio e l'altro. Continuando a salire andiamo ad attivare di nuovo la muscolatura delle spalle. Lo facciamo con un primo esercizio che richiede anche mobilità, quindi prima di tutto andiamo a lavorare non sulla forza ma sulla mobilità delle spalle e per farlo possiamo partire con le mani sui fianchi, svincoliamo prima un braccio, una mano, la portiamo giù lungo il corpo, lentamente la facciamo salire, la portiamo prima all'altezza della spalla per poi proseguire e andare su sopra la testa. Spingiamo con la mano verso l'alto e poi lentamente torniamo giù, controllando il movimento anche durante la discesa e riportando la mano sul fianco. Cambio mano, quindi svincolo la mano, la porto distesa lungo il corpo, lentamente la faccio salire, senza fretta, passo per l'altezza della spalla e proseguo, vado su verso l'alto, raggiunto il punto più alto, provo a spingere un pochino in su, come se dovessi raccogliere un oggetto, prendere un oggetto che si trova molto in alto, per poi sempre lentamente riscendere con il braccio controllando anche la discesa, non lasciatelo cadere. Mano sul fianco e cambio lato. Piselli.
I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Salgo lentamente, più lento faccio il movimento più diventa impegnativo, più veloce lo faccio più è semplice. Arrivato su di nuovo spingo verso l'alto, cerco di toccare qualcosa che si trova molto in alto e lentamente ritorno. Attenzione anche nella discesa, non lasciate che nell'ultimo tratto il braccio cada e ceda. Cambio ancora, facciamo la seconda ripetizione. Come prima, quando arrivo su in alto cerco di allungare anche un po' più su, salire con la spalla e con le punte delle dita, per poi di nuovo lentamente scendere. Mano sul fianco e cambio ancora. Di nuovo salgo lentamente salendo per il lato, arrivo con la mano su per la testa. Questa volta posso anche provare a superare la verticale, quindi andarmi a inclinare un pochino di lato. Ecco che l'altra mano sul fianco mi aiuta a sostenere l'esercizio. E poi lentamente, come prima, ritorno e riporto la mano sul fianco. Cambio, terza e ultima ripetizione. Salgo lentamente, porto la mano in alto sopra la testa. Arrivato in cima supero la verticale e vado a inclinarmi un pochino verso il lato opposto, per poi tornare lentamente alla posizione di partenza e sgranchisco. Abbiamo lavorato con un movimento ampio, soprattutto di mobilità quindi, ma che ha coinvolto la muscolatura durante tutto il movimento. Andiamo adesso a lavorare un pochino di più sulla parte alta delle spalle. Le braccia si muovono contemporaneamente, partono ai lati del corpo e lentamente salgono davanti a noi. Si portano all'altezza delle spalle, quindi in linea con le spalle, non serve portarle più su. Si fermano un secondo in questa posizione per poi aprirsi lateralmente e portarsi di nuovo, sempre rimanendo all'altezza delle spalle, ai lati del nostro corpo. Proseguono nuovamente salendo e questa volta entrambe raggiungono la verticale sopra la testa. Scendono lentamente e contemporaneamente davanti a noi. Una discesa lenta e controllata aiuta a aumentare l'intensità dell'esercizio. Tornano quindi di fianco al corpo e possiamo adesso riprendere l'esercizio così come l'abbiamo fatto. Quindi salgo lentamente con le braccia davanti al corpo, raggiungo l'altezza delle spalle e mi fermo un secondo. Apro le mani lateralmente, sempre mantenendole all'altezza delle spalle, e mi fermo di nuovo un secondo per poi salire e portare entrambe le mani sopra la testa. Come prima mi fermo un secondo e inizio una lenta discesa con le mani davanti al corpo. Sostenere il peso delle braccia è la parte, e quindi controllare la discesa è la parte che ci interessa di più di questo esercizio, che è anche quella che aumenta un po' l'impegno muscolare. Sgranchisco un attimo e ripeto. Salgo con le braccia davanti al corpo, raggiungo l'altezza delle spalle e mi vado a fermare per un attimo. Proseguo allargando le braccia lateralmente, mi fermo di nuovo un secondo e vado su con entrambe le mani sopra la testa. Raggiungo il punto più alto che riesco, mi fermo un secondo
per poi iniziare a scendere lentamente con le mani davanti al corpo. Fino ad arrivare giù alla posizione di partenza. Scranchisco un po' e lo andiamo a ripetere l'ultima volta. Visto che è l'ultima ripetizione, proviamo a farla molto molto lenta. Salgo lento, come prima, devo arrivare all'altezza delle spalle senza superarle. Poi mi fermo un attimo, tempo di fare un bel respiro profondo e inizio ad allargare lateralmente. Sempre lentamente. Arrivo con le mani all'altezza delle spalle, aperte di lato, e mi fermo, faccio un'altra respirazione profonda e risalgo su il più lentamente possibile. Arrivo con le mani sopra la testa, provo a spingere un pochino verso l'alto, una bella respirazione profonda e poi scendo. E l'ultima discesa la facciamo lentissima. Dovremo sentire una sensazione di calore qui sulla parte alta delle spalle. È l'ultimo esercizio, quindi se riusciamo proviamo a concluderlo al meglio, quindi con un movimento molto lento. E una volta arrivati giù possiamo finalmente rilassare, sgranchire un po' le spalle e fare subito un esercizio di allungamento, per allungare. Iniziamo un braccio alla volta, lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta e con la mano opposta sosteniamo il gomito e lo andiamo a avvicinare un pochino alla spalla opposta. Allunghiamo così i muscoli della spalla e lo facciamo mantenendo la posizione, respirando come al solito. Una bella respirazione profonda ci aiuta a rilassare, ne facciamo 3 e poi lentamente accompagniamo giù il braccio, sgranchiamo un po' e ripetiamo con l'altro. Salgo con il braccio davanti al corpo, vado a incrociare e con la mano opposta sostengo e spingo il gomito verso la spalla. Di nuovo mantengo la posizione di allungamento per 3 respirazioni complete. E accompagno giù il braccio. Andiamo a sgranchire un po' le spalle. Proseguiamo con l'allungamento. Le spalle entrambe sono rilassate, vanno giù verso il basso. Per allungare i muscoli del collo questa volta muovo la testa e quindi inclino il capo lateralmente. Scendo con la testa da un lato, le spalle sono entrambe di nuovo rilassate. Sento che si allungano i muscoli del collo dal lato opposto. Quando raggiungo l'allungamento mantengo la posizione. Di nuovo cerco di fare delle respirazioni profonde, 3 respirazioni, e rilasso e allungo la muscolatura del collo. Per risalire un movimento lento. Se c'è bisogno mi posso aiutare con una mano nella prima fase del movimento. Sgranchisco un po' le spalle e ripeto dall'altro lato, per cui spalle rilassate, inclino la testa lateralmente, vado giù da un lato, porto in allungamento i muscoli del collo e anche in parte quelli della spalla e sto 3 respirazioni complete in cui mi concentro sul respiro e mi ricordo di inspirare bene, riempire i polmoni e poi espirare buttando fuori l'aria. Come prima, per risalire mi posso aiutare con una mano e lentamente riporto la testa verticale. Di nuovo sgranchisco un po' e completo l'allungamento dei muscoli del collo
questa volta inclinando la testa in avanti, sempre con la schiena dritta, sempre con le spalle rilassate. Scendo col capo giù verso il basso, in avanti, con lo sguardo vado a guardare tra i piedi, vado a guardare la seduta della sedia e lentamente, un po' alla volta, provo anche a avvicinare il mento al petto, così come se stessi chiudendo in avanti. Quando sento che i muscoli del collo posteriormente si stanno allungando, mantengo la posizione e anche se è un po' scomoda, sono un po' compresso sul petto, cerco di fare 3 respiri profondi. Posso, come prima, risalire con il capo lentamente, aiutandomi con una mano, magari spingendo su il mento, e torno verticale. Sgranchisco un po' i muscoli delle spalle. L'ultimo esercizio che vediamo sempre di allungamento è per gli arti inferiori. Prima abbiamo lavorato sulle cosce, abbiamo lavorato con questi muscoli qua in alto. Concludiamo andandoli ad allungare. Ci portiamo col sedere a lato della sedia, così da avere più spazio su una gamba. La gamba centrale ci dà sostegno davanti a noi, la gamba laterale invece pian pianino, con piccoli passi, si porta dietro e fianco alla sedia il piede, mentre il ginocchio quindi scende e va giù a puntare verso il pavimento. In questo modo si allungherà tutta la fascia muscolare della coscia anteriormente. Manteniamo la posizione. Continuiamo a respirare anche se non ci sentiamo coinvolti come prima nella respirazione, perché l'esercizio coinvolge appunto una muscolatura lontana dal petto. Ricordiamoci di eseguire dei respiri profondi e poi, per tornare alla posizione di partenza, possiamo aiutarci con una mano per non andare a sforzare la muscolatura che abbiamo appena allungato. Torniamo seduti, cambiamo leggermente il lato, quindi di nuovo la gamba centrale ci dà sostegno, quella che si trova lateralmente. Con il piede lo facciamo fare dei piccoli passi, lo portiamo a fianco e dietro la sedia. Questa volta è l'altro ginocchio che scende giù verso il pavimento. E andiamo a allungare la coscia dell'altro lato. Come prima, respiriamo profondamente e manteniamo la posizione per 3 respirazioni. Ogni volta che butto fuori l'aria cerco di rilassare un pochino, sento che la muscolatura si allunga, diminuisce la tensione e quando ho concluso mi posso anche aiutare con una mano, riporto il piede lentamente frontale. Questo era l'ultimo esercizio della lezione di oggi. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio chi ha partecipato qui dal vivo e vi do appuntamento a una prossima settimana. Arrivederci. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Un trafiletto del 20 ottobre 1866 de La Gazzetta di Venezia annunciava che il mattino precedente
In una camera dell'Albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto. Il 19 ottobre, infatti, chiusi nella stanza vicina al Canal Grande dove alloggiava Leboeuf, ebbe luogo la consegna del Regno Lombardo-Veneto dalle mani del commissario austriaco Karl Möring a quello francese. Di seguito ci fu la retrocessione del Veneto dalla Francia alle autorità municipali, nelle persone di Michiel, De Betta ed Emmy Kelder. Addirittura al termine della cerimonia, il conte Michiel rilasciò al generale Leboeuf una presa d'atto dove si dichiarava che Venezia era rimessa a se stessa. Ecco che cosa appare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 ottobre 1866. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuta oggi, alle ore 10:15 antimeridiane, il seguente dispaccio da Venezia. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. Firmato generale di Revel. Si glissa sul fatto che le frenetiche grida provenivano dai rappresentanti municipali e dalla Guardia Nazionale, unici presenti all'alzabandiera eseguito con un blitz. Secondo il piano di Thaon, fatta la cessione alle ore 8, alle 9 dovevano issarsi 3 enormi tricolori Sabaudi in piazza San Marco e solo alle 11 la sua divisione sarebbe smontata dai treni in piazzale Santa Lucia. Ben 4.000 soldati avrebbero marciato verso piazza San Marco in 3 colonne, una su barche per il Canal Grande, una per l'Accademia ed una attraverso le mercerie. Durante la marcia per ponti e calli, i veneziani avrebbero accolto con giubilo le truppe sabaude, sicché tanti soldati si distrassero dai loro compiti e non raggiunsero piazza San Marco. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre. Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne. Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, votarono in circa 650.000. Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo. Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi dell'epoca, riportati nel libro di Ettore Beggiato sulla grande truffa del plebiscito. Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione. Ma i veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848, avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, che avevano il nemico alle porte. Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i veneti volevano rifondare la Serenissima. Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Il concetto di plebiscito non fu democratico, bensì napoleonico. Sia Napoleone I che Napoleone III fecero uso del plebiscito per legittimare i rispettivi regimi e tutti i plebisciti avvenuti in Italia furono utilizzati per giustificare l'unificazione e la maggior parte di essi venivano eseguiti nelle maniere più corrotte. Il massiccio voto favorevole all'unificazione non si identifica in alcun modo con il sostegno popolare all'unità, bensì rappresenta un'estesa opera di intimidazione, giustificata dal fatto che alle persone non fu offerta nessun'altra possibilità.
La martellante propaganda di Stato si incaricò di infamare chi votava contro. La natura coercitiva del plebiscito emergeva dai manifesti affissi sulla via pubblica. In uno di questi si legge: Chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'animo di schiavo, nato al bastone croato. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto, come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Insomma, cos'è questa storia? Non viene nessuno qua. Eccellenza, finché a non venire sono i contrari è meglio, no? La Gazzetta di Verona, il 17 ottobre 1866, annunciando il plebiscito, scrisse: Sì vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No vuol dire restare veneto e contraddire al voto dell'Italia. L'espressione restare veneto dice tutto. Il clero cattolico fu reso oggetto di minacce, con frasi di questo tenore. Ricordino i parroci che ove in alcune parrocchie questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Queste cautele, adatte ad una terra da sottomettere a forza, facevano a pugni con l'unanimità di consensi che fu sbandierata. L'occupazione militare era in corso a Venezia dal 19 ottobre. Il sì era già un dato di fatto che nulla poteva mutare. Generalità. Angelo Pavan fu Giuseppe e Agnese Mazzon, 22 settembre 1803. Intenzione di voto? No. Che cosa? Ci prendi in giro? Abbiamo forse un anti-italiano qui? Io veramente... Ignorante! Ecco che cosa sei. Ci farai vergognare di fronte a tutti i seggi della provincia. Rideranno di noi! Sì! Va bene. Mi scusi, Ser Gradinigo, mi scusi. Scrisse Taon di Revel. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no, di colore diverso. Inoltre, ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente, che lo depositava nell'urna. Il fatto che ci fossero urne separate nelle quali venissero inserite le schede dimostra quanto tutto ciò rese più facile identificare chi fosse contrario. La gente percepì di non aver scelta e alla fine non ebbe scelta perché erano presenti anche soldati armati di baionetta. Qualcuno doveva pur consegnare il biglietto da votare e ciò permetteva ai funzionari di segnalare quello più gradito. Verso i tanti analfabeti di allora, la procedura negava sia ogni margine di scelta che segretezza nel voto. Altre istruzioni recitavano: Vi devono essere 2 urne separate sopra un tavolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. I protocolli sono 2, uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no. Così i dissidenti restavano schedati. Per non farsi mancare nulla, le istruzioni di un commissario del Veronese disponevano che la commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: Viva l'Italia unita sotto lo scettro della Casa di Savoia.
Il giorno 27 ottobre 1866, il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Tecchio, dichiarò al mondo i seguenti risultati. Votanti 647.495, favorevoli 647.426, contrari 69 e voti annullati 567. Il plebiscito del 1866 fu chiaramente fasullo, fu organizzato in maniera molto maldestra e di fatto il risultato era già noto in anticipo. Non si può dar credito ai risultati ufficiali. Però è interessante che quel voto abbia avuto luogo. Ed ebbe luogo perché le potenze riunite a Vienna il 3 ottobre decisero che il passaggio del Veneto all'Italia dovesse trovare una sua legittimazione nella volontà del popolo veneto. Anche allora le diplomazie decedevano, ma avevano bisogno di un sostegno appunto popolare, di una legittimazione. È interessante tutto questo perché 150 anni dopo siamo messi in un certo senso peggio. Una legge decisa dal Consiglio regionale Veneto che indiceva un referendum perfino solo consultivo è stata prima rigettata dal governo nazionale e poi addirittura bocciata dalla Corte Costituzionale. In altri termini, nel 1866 fu tenuto un referendum fasullo, ma almeno si finse di chiedere alle popolazioni venete se volevano stare in Italia oppure no. Oggi siamo in una situazione perfino più illiberale. Il 4 novembre 1866 a Torino, le rappresentanze municipali consegnarono a Sua Maestà il riscontro del plebiscito. Fu emesso allora l'imperioso decreto regio numero 3300 che così disponeva. Le province di Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Un'amara ironia traspare oggi dalle battute finali del discorso tenuto dal podestà di Venezia, Giustiniani, nella Sala del Trono. Sire, quei 641.757 sì raccolti nelle nostre province offrono all'Europa tutta una novella testimonianza della concordia italiana e danno alla nazione la certezza che l'era dei sacrifici è chiusa per sempre ed incomincia quella di uno sviluppo progressivo di tutte le nostre forze. Furono le classiche ultime parole famose, prima di lacrime e sangue. Alcuni storici importanti sono arrivati a giustificare le falsità, gli imbrogli del referendum del 1866 sulla base di una sorta di contestualizzazione, cioè dicendo che in fondo era normale nell'Ottocento che fossero le diplomazie soltanto a decidere, che fossero i poteri e che le popolazioni fossero consultate così in maniera puramente formale. Non credo che questo sia vero. Non stiamo parlando di quale età strana, stiamo parlando del 1800, cioè di un'età nella quale il principio di nazionalità stava affermando e le idee democratiche da molto tempo circolavano ovunque. Se il 3 ottobre a Vienna fu deciso di far votare i veneti è perché nello spirito del tempo non c'era in realtà possibilità di ignorare questo passaggio. Era importante per l'Italia e per altre potenze che ci fosse davvero l'appoggio dei veneti, un appoggio, come dire, che fu allora puramente formale, ma che era ritenuto fondamentale per legittimare l'italianizzazione del Veneto. Il 7 novembre faceva trionfale ingresso a Venezia Vittorio Emanuele II. Come per Bonaparte, fu preparato un grande corteo acqueo, al quale seguì l'immancabile Te Deum in Basilica di San Marco e un discorso dalla balconata. Furono elargite 100.000 lire alle famiglie povere dei patrioti, che avevano fiancheggiato il nuovo ordine, ma non furono disimpegnati i beni dei poveri presso il Monte di Pietà, che coprivano debiti ammontanti a 765.128 fiorini. Era arrivata l'Italia.
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Bentrovati amici di Veneto 1 in questo appuntamento dedicato alla musica classica, quest'oggi puntata davvero speciale, perché andremo a riascoltare, e per chi si collegherà anche nel nostro portale www.veneto1.it, anche rivedere il concerto che l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, hanno svolto all'Auditorium Catron di Roncade. E per l'occasione noi ringraziamo anche il comune di Roncade, in particolar modo il sindaco Simonetta Rubinato, il vice sindaco Giorgio Favero e l'assessore alla cultura Chiara Tullio, che preziosamente hanno collaborato per la realizzazione di questa magnifica serata. Un evento che ben si prestava anche per celebrare i 150 anni della Croce Rossa italiana. E noi insomma entriamo subito nel vivo di questa puntata. Io saluto e ritrovo qui in studio con me il maestro Giorgio Sini. Ben trovato, maestro. Grazie caro Emanuele. Beh sì, devo dire che è stato una serata, un concerto molto, molto interessante, soprattutto anche, devo dire, grazie a questo gruppo di musicisti di gran valore. Naturalmente per eseguire tra l'altro la musica di Antonio Vivaldi, che a volte si dice ma è facile, non è per nulla facile, anzi direi che ci vuole vera stoffa di grandi musicisti. Andremo a riascoltare integralmente il concerto, quindi sarà sicuramente un'emozione tutta da vivere, da vedere e anche da ascoltare. Chi non riuscirà a vederlo può andare sul nostro portale veneto1.it anche nei prossimi giorni. Dicevamo, grandi musicisti, ci sono 3 solisti importanti, tra poco sentiremo il violoncellista Luca Fiorentini e poi avremo 2 primi violini molto importanti, l'esperienza di Enzo Ligresti e il grande talento di un giovane coneglianese, nemmeno 17 anni, Paolo Tagliamento, che sentiremo, i nostri amici vedranno anche da casa, insomma, ha grandi doti, grandi qualità. Beh, sicuramente poi Luca Fiorentini, già di Wiener Philharmonic, ha avuto grande esperienza con questa grande orchestra, e poi abbiamo appunto, dicevi, Enzo Ligresti, uno dei grandi virtuosi, anche lui ha collaborato con i solisti veneti, quindi musicisti di gran valore, come dicevo, e sicuramente non ultimo questo giovanissimo Paolo Tagliamento, la sua giovane età, insomma 16 anni, già diplomato del conservatorio, e suona anche i capricci di Paganini con una maturità e con una sonorità e soprattutto con una tecnica veramente stupefacente. Ecco, con una squadra così sicuramente ci si sente partecipi a pieno. E vorrei anche ricordare, ancora facendo un piccolo ricordo storico di questo grande compositore, Antonio Vivaldi, che è nato nel 1678, il 4 marzo, faccio una piccola curiosità, ecco, il 4 marzo ci fu un grande terremoto nel Veneto, la data di nascita e quindi potrebbe, che ha scosso un po' la terra, ma forse anche il mondo della musica in generale, insomma, perché da lì è cominciata una grande epopea, quella di Antonio Vivaldi, insomma, certo, che ha composto grandi sonate, certamente più di 550 opere, ma 220 sono solo concerti per violino, per esempio, quindi insomma una produzione vastissima e c'è ancora cose da scoprire. Bene. Allora entriamo e immergiamoci nell'atmosfera del concerto che si è tenuto il 4 aprile scorso all'Auditorium Catron di Roncade con il primo concerto, un concerto per violoncello e archi RV 418 proprio di Antonio Vivaldi. Dicevamo, violoncello solista Luca Fiorentini, come diceva il maestro Giorgio Sini, per anni ha collaborato con i Wiener Philharmonic, insomma un prestigio che pochi hanno avuto, certo,
extra Austria ovviamente, perché sappiamo che sono molto anche legati al loro territorio. Insomma, per un italiano collaborare con i Wiener Philharmonic era sicuramente motivo di prestigio. È stato anche primo violoncellista di Riccardo Muti alla Scala di Milano. Tanto per dare qualche nozione che fanno già capire il calibro di questo grande musicista. E allora andiamo all'auditorium di Roncade per questa apertura del concerto che si è tenuto lo scorso 4 aprile con l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1. Ascoltiamo questo concerto e poi torneremo in studio.
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato questo concerto per violoncello e archi RV 418 di Antonio Vivaldi, violoncello solista, l'abbiamo sentito il maestro Luca Fiorentini. Maestro, 2 parole ancora su questo concerto prima di passare alle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Ma sicuramente un bellissimo concerto in La minore, e la tonalità di La minore spesso può avere anche un velo melanconico, non solo virtuoso naturalmente, ma in questo caso Luca Fiorentini veramente ha dato la sua dimostrazione di verarti, di vero virtuoso e soprattutto anche di ricerca della sonorità del suono, il suo violoncello. Passiamo alle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Qui i solisti sono 2 violini primi con Enzo Ligresti e Paolo Tagliamento, che poi si sono alternati. Paolo Tagliamento ha scelto la primavera e l'inverno, mentre Enzo 2 parti centrali appunto estate e autunno. 4 stagioni, insomma, le conosciamo bene, non occorre dire molto su questa opera che ormai credo sia tra le più conosciute a livello di musica classica. E allora, maestro, torniamo all'Auditorium Catron di Roncade. Sul palco i solisti di Radio Veneto 1, primo violino per primavera sarà Paolo Tagliamento, la direzione sempre del maestro Giorgio Sini. Torniamo a Roncade e poi ancora qui in studio.
Rientriamo brevemente in studio. Quella che abbiamo ascoltato era La primavera dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Abbiamo visto, l'avevamo lanciato già, il primo violino, quello di Paolo Tagliamento, giovanissimo, ragazzo trevigiano, di Conegliano per la precisione, che si è diplomato già a 15 anni, ha vinto il concorso Migliori Diplomati Italiani a Castrocaro Terme, ha fatto con questa appunto possibilità anche il suo secondo CD, quindi insomma un sicuro talento, un ragazzo prodigio che ha fatto sentire tutta la sua arte in questa esecuzione. Sicuramente poi andremo adesso anche a sentire, potete ben ascoltare la sua purezza che ha anche nella sonorità e l'intonazione, che insomma veramente è stupefacente per la sua giovane età, e la ricerca anche della sonorità, ma non si ferma solo al fatto estetico fino a se stesso, ma ha una ricerca veramente profonda anche del senso della frase, e rispettando anche veramente con grande, posso dire, attenzione i ritmi, e non lasciando anche troppo libera, ecco, la fantasia, e rispettando quindi la partitura. Veramente un bravissimo, e sicuramente ci darà grandi sensazioni. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Signore e signori, buonasera, bentrovati con questo appuntamento con la cultura, con la promozione della cultura di Radio Veneto 1. Direi di dare subito la parola all'assessore alla cultura di Treviso, che ci ha fortemente spalleggiato in questa avventura, per i saluti di rito. Grazie, buonasera a tutti. Un'altra serata veramente speciale che sono felice di dare il via. Allora, io faccio un po' di ringraziamenti. In primis io volevo ringraziare Roberto Ghizzo qua a fianco a me, perché io credo che sia uno dei tesori di Treviso, perché veramente crede che Treviso sia e debba ritornare la piccola terra, questa frase che tutti avrete sentito e a cui veramente lui dà un significato.
Fondatore di Radio Veneto 1, ricordo che Radio Veneto 1 è stata la prima radio di Treviso fondata nel 1975, tra l'altro il mio anno di nascita, quindi festeggiamo gli stessi compleanni. E tra l'altro la prima radio e l'unica radio italiana ad aver costituito un'orchestra sinfonica, quindi una prassi, diciamo, che all'estero è consolidata, quindi ricordiamo nei paesi dove ci sono molte radio che sono diventate famose, poi l'orchestra diventa a volte anche più famosa della radio. Quindi diciamo una serata speciale, perché poi questa orchestra è cresciuta nel tempo e pian pianino ha radunato attorno a sé, credo che si possa dire, i migliori artisti veneti che si avvicendano sul palco. Adesso poi sarà Roberto a raccontare, perché stasera avremo degli artisti molto importanti, molti artisti trevigiani, quindi è un concerto che dobbiamo sentire anche molto nostro. E come tutti i grandi eventi è grazie a chi li ha resi possibili, quindi ovviamente oltre a Radio Veneto 1 io ringrazio Fondazione Cassamarca e in particolar modo il suo presidente, il professor Garofalo, che ha dimostrato un'estrema disponibilità anche poi per le prove dell'orchestra, e le associazioni di categoria che sono sempre con noi e che rendono possibili così tanti eventi culturali a Treviso, la Camera di Commercio Treviso Belluno in primis, Confcommercio, l'Associazione Commercianti, la CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato. Io ripasso la parola a Roberto, che vi racconterà un po' i contenuti e anche i protagonisti di questa serata, e vi auguro buon ascolto. Buonasera. Grazie Lorena. Innanzitutto un ringraziamento a voi tutti e alle autorità. Cito una per tutte, Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto onorarci con la sua presenza. Un particolare ringraziamento va proprio al professor Garofalo, il presidente di Cassamarca, che saputo che eravamo un po' in panne per le prove, perché di solito le facciamo al Teatro delle Voci, i ragazzi hanno una settimana di lavoro e mai più si va a togliere, diciamo, l'opportunità di poter lavorare. Saputo del nostro problemino, il professor Garofalo si è dimostrato una persona veramente di grande cultura. Io direi che un applauso lo merita. E con lui anche l'onorevole Goppo, che ci hanno messo a disposizione questa importante struttura. È importante fare le prove per avere il senso dell'acustica e avere proprio la percezione di quello che è l'ambiente dove si deve lavorare. Appunto un segno della provvidenza. Grazie, è bellissimo realizzare ed è stato colto con grande impegno questo momento. Il nome Piccola Atene non arriva per caso. Qualcuno scrisse: trovandosi vacanti 2 cattedre di belle lettere nel seminario di Trevigi, nobilissima e coltissima città dello Stato Veneto, furono queste offerte a me e al fratello mio. Le accettammo entrambi con giubilo. Ne aveva questa città per dir tutto il comodo e tutti i più nobili incitamenti. Una bella e copiosa biblioteca che ebbi l'agio e l'autorità d'ordinare ed arricchire quei libri che erano a parer mio vantaggiosi, un paese abbondante di dotti, perspicui ingegni che ispiravano agli animi la santa e nobile emulazione, una brillante società amica delle lettere e dei letterati, un clima che con la purità, giocondità e freschezza parea creare le fantasie ed adempiere di fuoco i poeti. Era un trevigiano di Vittorio Veneto, quel Lorenzo da Ponte, divenuto poi librettista di Mozart, chi non ricorda Così fan tutte, Le nozze di Figaro e Don Giovanni. Morì a New York, naturalizzato statunitense. Ancora ai primi del Novecento, Treviso era considerata una piccola Atene e fino almeno agli anni 60-70 è rimasta tale. Perché non sognare? Perché non provarci? Radio Veneto 1, la radio di Treviso, è la prima radio privata italiana con sua orchestra filarmonica da camera e a breve anche la giovanile. Il nostro obiettivo è di promuovere nei fatti la cultura, un concetto ben radicato nella storia, città appunto degna di ritornare la piccola Atene. Signore e signori, i solisti di Radio Veneto 1.
solista, un vero, autentico talento. Paolo Tagliamento, per 4 anni è stato alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, venne premiato come miglior violinista, venne premiato come miglior quartetto. La sua maestra, Anna Ciumachenko, forse la più importante maestra al mondo, se l'è portato, finita il corso alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, se l'è portato a Monaco di Baviera. Di lui vi dirò poi una novità impressionante. Paolo Tagliamento e il maestro Massimo Raccanelli eseguiranno di Johannes Brahms il concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 77, nei tempi allegro non troppo, adagio, allegro giocoso ma non troppo vivace e poco più presto. Massimo Raccanelli, direttore, e Paolo Tagliamento, solista. Buon ascolto.
Veneto.